eccoci live. Noi non ancora il keynote. E, innanzitutto benvenute e benvenuti. Oggi abbiamo il watch party del reinvent che oramai facciamo dal 2020, quindi è un bel appuntamento ricorrente. Abbiamo con noi Raffaele, che prima ancora che un solution architect di AWS è un amico della community da sempre, si può dire? 2006-2007 credo, quando proprio ho iniziato a entrare in UGI come Sì. parte attiva. Sì, e quindi noi in realtà eravamo da qualche minuto, forse una decina di minuti nel backstage e stavamo chiacchierando di community. Infatti, ciao Angelo, buongiorno, buona serata, buonasera anche a te. E stavamo parlando appunto di quali iniziative a livello di community abbiamo in cantiere. Quindi nel frattempo, intanto che attendiamo che il live stream inizi, lo condividiamo. Allora, questa è la nostra pipeline eventi per il 2024. Abbiamo annunciato al Cloud Day 2 settimane fa. Quindi il 30 gennaio a Milano, ma anche in streaming, abbiamo l'AI Day, che ovviamente diciamo ha un nome che lascia presagire di che cosa si parlerà. Le iscrizioni sono già aperte, www.iconf.it o soltanto iconf.it. L'I-Day è un warm-up per la AI Conf vera e propria, che riprenderemo dopo 2 anni di fermo a fare da giugno. In realtà le AI volevamo riuscire a farlo singolo giorno monotrack, volevamo riuscire a farlo già nel 2023, non siamo riusciti a metterlo in cantiere perché voleva essere un ponte per la AI Conf 2024, non c'era il 2023 vuoto. Non ce l'abbiamo fatta, lo facciamo a gennaio, va bene, direi, ugualmente. A marzo, data tentative, è il 27 di marzo, la 7ª edizione del Web Day. Ad aprile abbiamo il Global Azure. Qui non c'è perché non ho ancora una data, ma a settembre probabilmente dovremmo avere l'AWS Community Day. In realtà AWS Community Day e Global Azure sono 2 eventi che noi facciamo supportando l'Azure Meetup Milano e l'AWS User Group Italia. Quindi cerchiamo di supportare anche eventi non organizzati direttamente da noi. Sapete che come progetto Improve stiamo cercando di dare un supporto al tessuto anche economico al tessuto community italiano. Ottobre, fine ottobre, probabilmente inizio novembre, Cloud Day 2024, e a dicembre la .NET Conference. In mezzo sappiamo già che a novembre avremo il watch party del reinvent anche l'anno prossimo. Vediamo se riusciamo a incastrare Raffaele anche per l'anno prossimo, vediamo se riusciamo a incastrarlo anche per altre iniziative. E ricordo a tutte e tutti, sempre mentre aspettiamo che inizi il live streaming, che anche il watch party di oggi fa parte delle iniziative che come network di community Improve supportiamo direttamente. Il progetto Improve punta a rendere sostenibile il tessuto community tech italiano tramite mentorship e corsi preregistrati tenuti da persone che molto probabilmente già conoscete. Prima scherzavamo con Raffaele nel backstage sul fatto che tra i mentor abbiamo Alex Casalboni di AWS, che in qualità di principal keynote tech keynote lead è una delle persone che ha preparato il keynote che vediamo oggi, e gli altri del CFO, del CTO che ci saranno nei prossimi giorni.
Raffaele, tu che ti aspetti per... Ma allora, io da insider facciamo finta che non sappia Mm. nulla. Allora, io faccio parte, all'interno di AWS ci si specializza. Io sono specializzato in serverless e Luca Mezzalira, che molti conoscono nella community italiana, è il mio mentore. Oh, Quindi, molto, molto, si dice in no, inglese tough io non voglio cookie. fare spoiler, io non voglio fare spoiler, ma tenete d'occhio la pagina mentorship Ah, un ah. po' dopo Eh, Reinvent. allora, io so quello che arriva nella parte serverless e ci sono alcune chicche secondo me Oh wow. veramente interessanti. E io punto molto sul GenAI e sulla developer experience, perché l'anno scorso non c'è stato molto, ma quest'anno ci sono cose davvero interessanti, soprattutto nella parte di AI in generale. Io vedo con i clienti che ho, sono tutti nell'ambito finanziario, quindi banche, assicurazioni, c'è proprio il momentum adesso di questo GenAI Certo. per ottimizzare i workload, per velocizzare i processi. Tu vedi, le assicurazioni vogliono adesso fare tutta questo document ingestion in automatico. Quindi io mi aspetto quello. GenAI tanto e chicche sul serverless e altri servizi. Però Beh, secondo me la chiave sarà AI in generale. Tra l'altro sono tipo 3 settimane, forse 4, che Bedrock è disponibile in Unione Europea e questo fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo anche pubblicato la nuova region EU, è una Ah region sì, particolare, e sì, per la eh, sovranità del dato. Infatti, esatto. infatti ricordo a tutte e tutti coloro che ci ascoltano di sottoscrivere il canale Telegram di Cloud Champions o in alternativa anche ho messo in pancia https://cloud champions o cercare direttamente Cloud Champions su Telegram perché ogni venerdì pomeriggio pubblichiamo i 3 link cloud per il weekend, che sono il link a 3 notizie di fatti rilevanti avvenuti durante quella settimana nel mondo cloud e uno dei link cloud per il weekend nelle ultime settimane era stato proprio l'arrivo della nuova region. Hai fatto benissimo, Raffaele, a ricordarcelo, grazie. È molto importante per chi lavora con aziende nell'ambito finanziario, quindi assicurazioni, banche. Io vedo qui in Svizzera, la regione Svizzera ha una logica di esistere, Mhm. anche questa sulla data governance, perché firma, perché le regulation e tante altre cose. Eh, Adesso con AI il discorso più difficile è la data governance, quindi spiegare chi ha fatto training del modello, dove sono i dati, i copyright di quei dati. Se tu guardi una cosa come Code Whisper, c'è il training da progetti open source, ma il progetto open source io lo posso usare nella mia banca e tante altre cose. Questi sono gli hot topic che girano Certo, adesso. certo. Eh, io nel frattempo ho contattato il mio collega che ha Reinvent e sta Wow, provando a raggiungere Reinvent e se ha la connessione internet si dovrebbe collegare. Mi sta WhatsAppando. eh, fantastico. Più tardi vi aggiorno. Super fantastico. L'altro abbiamo anche Marco che dice eccomi qui da iscritto, suppongo da iscritto a Improvo al canale Cloud Champions. In ogni caso grazie, cioè il semplice fatto che tu sia con noi a far community, grazie, un grazie grosso. Tra l'altro bella la maglietta che hai, Raf. Ah, questa è sono delle maglie che fa la Oxley, è una marca. Noi abbiamo un nostro marketplace, però il marketplace americano ha tutte queste chicche bellissime. Mhm. Nel marketplace europeo non ce l'abbiamo, quindi io ho il mio collega di Chicago, cosa faccio? Ordino le mie cose
poi arrivano a casa sua, quando lui viene, normalmente ci incontriamo a Dublino, mi porta tutti i miei gadget, i miei stickers, perché sono un po' un fanboy di queste cose. Ah, E certo. poi cerco di distribuirli, magari se capito in qualche evento community. Soprattutto gli sticker sono una cosa che... Oh, sì, sì, a Cloud Day avevamo messo il banchetto con sopra tutti gli sticker e le spilline AWS che mi aveva dato Ah, proprio Alex Casalbongio, andate a ruba proprio. andate a ruba. Io Anche... ho anche, adesso qui non ce le ho, c'era stato anche un periodo in cui se ti certificavi ti arrivava questo swag di metallo, sia per Mm. Azure che per AWS. Quindi io nel mio badge Amazon ce li ho tutti, no? Oh, wow! Mi è stato detto dove li hai trovati. Sì, questo. C'è questa, poi ne ho altre, però ho pensato oggi mettiamolo un attimino in pompa magna il logo grosso. Sì. Beh, oggi è festa, è proprio la festa grossa. In realtà noi abbiamo un challenge interno che è legato a quale maglietta Mhm. quest'anno indosserà Werner, perché ogni anno Oh. lui indossa una maglietta particolare. Allora, lui l'anno scorso aveva Lambda, sto guardando l'articolo, poi prima aveva in ordine sparso quella dei Nirvana, ha avuto quella dei Metallica Mm. e ne ha avuta una dei Foo Fighters nel 2017. Poi nel 2016 invece mise quella dei Transformer. Quindi quest'anno c'è un po' un pool interno di che maglietta possa avere legata probabilmente a GNI, quindi c'è una banda rock, punk che possa fare riferimento a quello. Ah. Io ho sparato un Red Hot Chili Pepper, ma non credo. Beh, piacciono a me, quindi ho detto, io metto Mm. quello. Allora, c'è un partner AWS italiano che tra l'altro è un partner di gente molto capace, che è B-Sharp. È stato anche Diamond sponsor dell'ultimo AWS Summit, è stato Diamond sponsor anche di Cloud Day e quindi li ringrazio perché hanno permesso che Cloud Day si facesse quest'anno, ehm, e loro fanno questa cosa fantastica, producono dei poster delle band o Mm, delle band musicali vere o dei dischi rifacendo i loghi della band con i nomi dei servizi AWS. ma Quindi dai, avevano non il la sapevo poster questa dei cosa. Kiss, che in realtà era Kinesis, Ma questa è una cosa che e metterei poi qui, avevano sul muro di casa. I Dynamo di Beatles, ma Ah, fanno una roba clamorosa. Cioè, io la WS Summit e li finiscono sempre alla WS Summit di Milano. Cioè, sta ovviamente, roba qua ovviamente. proprio. Ma io agli Swiss Cloud Day che abbiamo organizzato ho collezionato dai vari partner, tipo MongoDB e queste cose. Quest'anno era l'anno delle calze, quindi ho 9 calze uniche, ho le calze Red Hat con tutti i simboli Red Hat. Penso non userò mai perché mia moglie quando le ha viste a casa mi ha detto ma... Però ce li ho, però ho Io, 9 swag di partner, tutti a calze. io ho le calze di HashiCorp e Terraform Allora, che mi ha regalato una tua ex collega, ah, Francesca Ternullo, con la quale ho fatto anche una puntata del podcast Cloud Champions. Lei era nel programma AWS for Startup in Italia mm. e si è spostata in HashiCorp e allora mi ha regalato Interessante le calze. interessante come, è uno dei partner che abbiamo più attivi, Ashicor, perché la maggior parte oggi di aziende che usano il cloud in Urca, vediamo, generale. vediamo. Sentiamo più che vediamo. Allora, alzo un po' il volume dalla chat, per favore ditemi se va bene.
Ancora alza, faccio il possibile. Please welcome the CEO of AWS, Adam Selipsky. Questo riff credo che ci guadagneranno un sacco di soldi, Gans, natural durante. Good morning and welcome to the 12th annual reInvent. I am so happy to be here with more than 50,000 of you here in Las Vegas and more than 300,000 watching around the world. Thank you everybody for joining. That's right, thank you. Now, we've always done this event just a little bit differently, and reInvent remains, above all, a learning conference, a learning event. And the opportunities to learn and grow here are everywhere. We've got more than 2,200 sessions, and you can connect with an incredible array of partners in the expo, all around, and of course, there are many, many opportunities to connect with fellow members of the AWS community. So we've also got a great slate of keynotes for you. Last night, hopefully a lot of you saw Peter diving into all of our innovation around serverless. And tomorrow we've got Swami on AI and machine learning, as well as Ruba's partner keynote. And then, of course, Werner caps off the week on Thursday. But I'm extremely excited about what we have in store for you right now, here today. So let's get started. So one of the things I love about reInvent is the sheer variety of the customers that I get to meet. I mean, folks from every industry, every region, every use case, and there's just nothing like it anywhere. And innovators all over the world are relying on AWS to drive their businesses, including leading enterprises from across every industry. I mean, just to name a few, in financial services, we're working with JPMorgan Chase, we're working with Goldman Sachs, NASDAQ, Fidelity, Allianz, Itaú, BBVA, HSBC, Capital One, S&P Global, Nubank, and more. In healthcare, we're working with Pfizer, Gilead, Merck, Novo Nordisk, Roche, Moderna, Illumina, Medtronic, 3M Health Information Systems, and more. In automotive, we're working with everybody from BMW to Stellantis, Honda, Toyota, VW Group, Nissan, Hyundai, Ford Motor Company, Mercedes-Benz, and of course more. So many amazing customers and partners, and still just a smattering of the leaders we're working with to shape the futures of these industries and all of the customers, of course, that they serve. One customer and partner we've been working closely with for a number of years is Salesforce. So in 2016, Salesforce chose AWS as their primary cloud provider, and today Salesforce uses AWS Compute, storage, data services, many others to power key services like Salesforce Data Cloud and many others.
And yesterday, we announced that we're significantly expanding our partnership to bring new capabilities to our mutual customers. Salesforce is going to be significantly expanding its already very large use of AWS. AWS will be using more Salesforce technologies, and we're making it easier for developers to quickly build and deploy generative AI applications by bringing together Amazon Bedrock with Salesforce's Einstein platform. We're also helping to unify data management with our new zero ETL integrations between Salesforce Data Cloud and AWS storage, compute and data service, data and analytics services, so the customers can get even better insights faster. And we're also building tighter integrations between Service Cloud from Salesforce and Amazon Connect. Also, for the first time, Salesforce is going to be putting its products on the AWS marketplace, making it even easier for AWS customers to find, to buy, and to manage Salesforce offerings. So with this expanded partnership, AWS and Salesforce customers are going to get new, powerful ways to innovate and build applications. But it's not just global enterprises. The most promising up-and-comers also continue to choose AWS as well. According to PitchBook, there are more than 1,000 unicorns or startups with over $1 billion in valuation. And the vast majority of unicorns, over 80%, choose AWS. Like Wiz, a cloud security company and great AWS partner, Wiz is the world's largest cybersecurity unicorn and fastest SaaS company to reach a $10 billion valuation. Really amazing. Or Ultima Genomics, one of Fast Company's most innovative companies in biotech. And Ultima is revolutionizing DNA sequencing by reducing the cost of sequencing 6-fold. Or Plaid. Plaid's a data startup that powers fintech tools like Venmo, Acorns, and Robinhood that millions of people are using to manage their finances. Customers of every size, every industry, every region. Organizations you might never imagine would rely on the cloud or innovating on AWS. I just recently heard about Loudon Guitars, a high-end expert guitar maker located in a tiny village in Ireland. And they're using AWS technology to create an electronic passport program that's going to ease the passage of their very special guitars for musicians as they travel through customs. I mean, all sorts of use cases. It's amazing. Enterprises and startups, small and medium-sized businesses, universities, community colleges, government agencies, nonprofit. The cloud is for anyone. Our customers are solving big problems, serving critical needs, and dreaming up the world's next big thing. They count on us to be secure, to be reliable, to innovate rapidly, to delight their customers and enable new ways to grow their businesses, all on AWS. So why is all this happening on AWS? We are relentless about working backwards from our customers' needs and from their pain points. And of course, we were the first by about 5 to 7 years to have this broadest and deepest set of capabilities that we still have today. And we're the most secure and the most reliable. But we also think differently about our customers' problems and their potential. And this has led us to reinvent continuously, to push through the barriers of what people thought was possible so you can do the same. Reinventing is in our DNA, and it continues to drive us every day. After all, this is how cloud computing came to be. In the early days of operating Amazon.com, we experienced firsthand how hard, how expensive it was to provision and manage infrastructure, and how much of the undifferentiated heavy lifting there was that distracted really talented teams from really innovating. So we set out to rethink IT infrastructure completely with AWS, so everyone, even a kid in a college dorm room, could have access to the same powerful technology available to the largest and most sophisticated organizations. All on demand, all secure, all reliable, and all cost-effective. Now, folks got pretty excited about this. As they moved into the cloud, some even hosted data center closing parties and posted videos of shutting down server rooms. It was really, really fun. At least it was fun for us. So we reinvented infrastructure from the ground up to optimize for scale, for security, for reliability, from routers to cooling systems to networking protocols.
And because we look at these things differently, our global infrastructure was fundamentally distinct from that of other cloud providers, and that is still true today. For example, the AWS global infrastructure spans 32 geographic regions around the world, and we've announced plans for 5 or so more. Each and every region consists of 3 or more availability zones, or AZs, and no other cloud provider provides that in every single geographic region. And this is critical. Within each region, the AZs are physically separated by a significant distance, up to 60 miles or 100 kilometers. And then they're interconnected with a redundant fiber network that provides single-digit millisecond latency. Now, each AZ is at least one fully discrete data center with its own redundant power, water, networking, and connectivity. So if there's a utility failure, unexpected traffic spike, human mistake, or even a natural disaster, the region remains operational. And so do your applications. Now, others would have you think that all clouds are the same, but it's just not true. I mean, imagine if you had a region supported by a single data center. Or if you thought your provider had multiple AZs in France, for example, and you were resilient, but it turned out that they're actually in the same location. I mean, one incident, like a water leak followed by a fire, could take down an entire region for days. Mon Dieu. Having the broadest and the deepest set of capabilities matters. Sto cercando di capire dove voglio arrivare con questa intro sul cloud. Cloud provider, which makes a huge difference in capacity and availability. And having 60% more services and over 40% more features than the next closest cloud provider, so you can innovate without constraints. We reinvent so that you can reinvent. Take storage, for example. So we certainly didn't invent storage, but we reinvented how people consume and scale storage in the cloud with our very first cloud service, Amazon S3, Simple Storage Service. So back in the day, storage was primarily disk arrays, which could take weeks to provision and obviously had finite capacity. So S3 provided highly durable, highly performant object storage that customers could scale instantly and nearly infinitely. And I remember talking about S3 at our very first trade show in 2006 on the day that it launched. And folks had a hard time believing the cost. I mean, it was so dramatically lower than what they were used to. But we kept going. We added a whole lot of storage tiers, including S3 Glacier Deep Archive, which delivers archive storage at less than 1/10 of a cent per gigabyte. But why should you have to even figure out which storage tier to use? So we built S3 intelligent tiering to optimize storage by automatically moving data to the most effective access tier when access patterns change. Intelligent tiering has already saved AWS customers, you ready? Over $2 billion. But it's just storage, right? I mean, here's to the savings. But storage, right? I mean, surely this can't be an area that's ready for more reinvention. Well, recently we've been rethinking storage for your most frequently accessed and most latency-sensitive workloads. Workloads that need high-performance analytics processing, like financial trading analytics, real-time advertising, fraud detection, and machine learning training. Now, these workloads access data up to millions of times in just a few minutes and do require single-digit millisecond latency. And so today, what happens is customers move data often from S3 to custom caching solutions and then run analytics at these speeds. But managing multiple storage infrastructures and APIs adds a lot of complexity. So we looked hard at what we could do to add to S3. Okay, are you ready for the first announcement of the day? Okay. So today, I'm excited to announce Amazon S3 Express One Zone, a new S3 storage class, purpose-built to offer the highest performance and lowest latency cloud object storage for your most frequently accessed data. S3 Express One Zone uses purpose-built hardware and software to accelerate data processing. It also gives you the option to actually choose your AZ for the first time, and you can bring your frequently accessed data next to your high-performance compute resources to minimize latency.
So S3 Express One Zone supports millions of requests per minute with consistent single-digit millisecond latency, the fastest object storage in the cloud, and up to 10 times faster than S3 standard storage. Now, the faster data processing lets you save up to 60% on your compute costs as well for workloads that require the high-performance analytics. And the data access costs also are 50% lower than S3 standard, so you can run these workloads at much, much lower cost. So for example, with S3 Express One Zone, Pinterest has observed over 10 times faster write speeds while reducing their total cost by 40% for its machine learning-powered visual inspiration engine. Now, this is enabling them to do faster experimentation and personalization, improving experiences for their users. So 17 years ago, S3 reinvented storage by launching the first cloud service for AWS. And with S3 Express One Zone, you can see S3 continuing to change how developers use storage. The same simple interface, same low cost, and now even faster. Let's look at another example of reinvention. General purpose computing. So we realized almost 10 years ago that if we wanted to continue to push the envelope on price performance for all of your workloads, we had to reinvent general purpose computing for the cloud era, all the way down to the silicon. And in 2018, we became the first major cloud provider to develop our own general purpose compute processors. Ha fatto tutta una storiella our server processor quest'anno. Customers love the cost savings that it delivered for scale-out workloads like le persone si microservices and web innamorano delle applications. storie, le persone vogliono storie, cioè io ho So we qui brought you Graviton 2, Severus which improved Piton performance sempre con 7-fold me. for a wide variety of workloads. È uno dei And we nostri didn't stop there. principi di Current raccontare la generation storia del Graviton perché 3 delivers c'è un up to servizio. 25% better compute performance compared to Graviton 2 and the best price performance in EC2. Tanto c'è un bel talk a Importantly, it Cloud also Day, uses li 60% less pubblichiamo la energy settimana prossima i for the video, same level of performance, and this is so della important to so many startup customers di today. Andrea That's Balducci e compared to Gianmaria comparable Ricci, EC2 dove tutto il instances. backend The energy efficiency is only going to become more stanno important. SaaSizzando il loro Today we've got over prodotto, quindi da 150 on-premises a Graviton-based cloud instances su across the EC2 AWS, portfolio. è More than tutto .NET 50,000 Core, il customers, backend including .NET, all of the quindi top hanno 100 messo EC2 su customers use Graviton Graviton-based instances to e realize Con dicono Linux che non dietro. spendono niente. For example, SAP. Allora, They sei a un partnered with 40% AWS di to risparmio actually su power uno SAP Xeon, HANA a Cloud paragone. with Graviton. Dovresti With risparmiare un Graviton, SAP 40% has con seen up to Graviton. 35% better price performance Oh, for analytics workloads. ciao and aims to Sirio, reduce buonasera their anche a carbon te. footprint, Sì, their carbon circa il impact by an estimated 40%. 45%. Loro hanno Sì. detto che arrivano anche a Super picchi 60, Sì, poi dipende da We're come fai relentless fine about tuning. Sono innovation, sicuro che Andrea and avrà we fatto continue to un push the envelope super further. quelli fine sono bravi. tuning, quindi I'm mega excited to announce the ottimizzato, latest generation of ma our è vero, Graviton è vero. processor, AWS Quelli sono Graviton bravi. 4. Infatti Gianmaria Ricci lo abbiamo come docente, come mentor su Improve. Graviton 4 is the most powerful Graviton and the Ah, è most uscito il resilient 4, non lo sapevo, io ero ever rimasto al built, 3. with 50% Ero more rimasto cores al and 3 dell'altro 75% ieri. more memory bandwidth than Graviton 3. Graviton 4 chips are 30% faster on average than Graviton 3 and perform even better for certain workloads, like 40% faster for database applications and 45% faster for Java applications. We were the first to develop and offer our own server processors. We're now in our fourth generation in just 5 years. Other cloud providers have not even non delivered può on their first non generation. ricordare Anche la mia. che We're also attualmente announcing the preview of AWS our è first l'unica instance piattaforma based on cloud che Graviton 4, permette RHG instances. PaaS e serverless RHG is part senza of our compute memory-optimized .NET. instance family. Sì, e Lambda è stata Deliver ottimizzata fast più volte performance per for Java. workloads that process Lambda è stata large ottimizzata datasets più in memory, volte per like Java. databases or real-time big data analytics. RHG instances provide the best price performance and energy efficiency for memory-intensive workloads. And there are many, many more Graviton 4 instances coming. Highly reliable regions with availability zones, durable, instantly scalable, low-cost storage. Io a casa di mamma ho ancora il mio Archimedes, la workstation per la quale fu inventato ARM, quando la A di ARM era ancora Acorn Risk Machine e non Advanced Risk Machine. Poi vabbè, Acorn è fallita, hanno fatto spin-off. Davvero? Non sapevo questa parte storica di ARM. The most reliable, the most secure cloud services.
and of course, the largest and the most diverse community of customers and partners. Now, these advantages are always relevant, but no more so than today, because they're also the Intanto che fa il foundation bridge, for reinventing dico una cosa generative AI. su Salesforce. Now, here too, you're going to need the broadest and Ascoltate nel deepest caso la capabilities, the best puntata price con Roberto performance, Andreoli and the di security and Salesforce, the puntata privacy and trust. del You need it podcast, all. ma soprattutto adesso che mettono Amazon's dentro been anche innovating with AI AI for decades. in We use Salesforce it basata across su the company Bedrock, to il optimize fatto things che si like our possano avere company-wide supply istanze chain, private to di create better Salesforce retail search deployate nella capabilities, to region deliver new experiences like Amazon di Alexa, AWS, tra or our virgolette, Just che Walk Out shopping preferisci, technology. quando si parla di sovranità del dato è molto, Gen molto, AI is molto the next step in importante. artificial intelligence, and Perché it's lì going to dentro reinvent hai i every dati dei tuoi application that we clienti, hai interact dentro with at tantissima work roba che and tutta at la vita è home. sotto GDPR, We're ready to help e you dire reinvent with ok, generative metto AI l'istanza because, again, we su una think region differently about what it safe dal takes punto di to vista meet di your needs. And we compliance, non è roba da reinvent poco. E again quella è and una again. partnership che And per because we're per intimately le familiar with aziende what it means to enterprise reinvent è ourselves, fondamentale. we understand how to Sì, help you. in Europa io citerei Italia, Startups to Germania e enterprises, Svizzera, organizations of all sizes are getting going dove with generative AI. la sovranità del We're going to dato è un take the qualcosa momentum di that they're building, veramente early experimentation, critico and turn it into come real decisione di world quale cloud productivity provider gains and utilizzare. innovate. So we think about generative AI as having actually three Visto che macro layers, if Sirio you dalla will, chat of a lo ha stack, and they're all chiesto, equally important. sì, And la we're investing in all registrazione three of them. rimane. So the bottom layer is Come used al to train solito, foundation il models, other and consiglio large è, language models, FMs we'll call siccome them, alcune to run cose these models stanno in sul production. canale YouTube The di middle Luigi layer Lotte, provides altre sul access to canale the YouTube di LLMs and Cloud other Champions, foundation se models voi that you need, and andate all the tools you sul need to video build and browser scale generative AI sul sito di applications with them. Improve, And then at the lì top potete layer, fare la we've got ricerca applications that are built unificata using FMs. anche So you can scegliendo take per advantage of argomento. generative Fammi AI vedere quickly tutti i video without even needing attinenti any a specialized AWS, knowledge. fammi vedere tutti i video attinenti So let's a look at the bottom layer AI, image AWS first. ed AI e via così. So with the foundation models, there are two main types of workloads: training and inference. Training is to create and prove FMs by learning patterns from large amounts of training data, and inference uses that to run the models in production, to generate an output such as text, images, or video. And these workloads consume massive amounts of compute power. So to make Gen AI use cases economical and feasible, you need to run your training, you need to run your inference on incredibly performant, cost-effective infrastructure that's purpose-built for ML and AI. Now, GPUs are the chips that can perform a high volume of mathematical calculations simultaneously, Tu pensa cosa è making them popular diventata for lots of different workloads, Nvidia ML, simulations, 3D per rendering. aver avuto We've been l'intuizione, collaborating with 10 anni NVIDIA fa, for over 15 anni fa, quando è 13 stato prima years i to CUDA bring GPUs to Core the e poi cloud, Tensor building Core, compute eccola instances that qua. support a wide Te l'ho range of detto. use cases, including graphics, gaming, HPC, machine learning, and now, of course, demanding generative AI workloads. Nel frattempo ho il mio collega che 2010, sta facendo il AWS was the security first check a to bring reInvent e NVIDIA poi dovrebbe to the cloud with collegarsi. CG1, Ottimo. or the cluster GPU instance. Then we were the first to offer NVIDIA V100 GPUs with our P3 instances. And then we were again the first to offer the A100 Tensor Core GPUs with our P4 instances in production. And earlier this year, yes, we were the first major cloud provider to bring NVIDIA H100 GPUs to market with our P5 instances. And the P5s are providing amazing performance. For training, they're up to 4 times faster and 40% less expensive than P4s. Now, having the best chips is great and necessary, but to deliver the next level of performance, you need more than just the Ricordo best che gli GPUs. You also need H100 really high vanno, performance dipendentemente dal clusters momento of di servers mercato, tra i that are running these chips. 20k e i 40k Our a GPU singolo instances can be chip. deployed in EC2 Ultra clusters. Bedrock non è They're un gioco. interconnected Io e with il mio up to collega 3200 abbiamo fatto gigabits un per piccolo second of POC, networking io e through lui, our e in elastic un mese fabric abbiamo avuto adapter, una or cifra EFA. mastodontica. Poi And essendo this enables interni customers to AWS scale non up to paghiamo, però 20,000 non è GPUs una cosa da in far single cluster, partire e providing lasciar up lì to che 20 gira perché exaflops of aggregate non costa compute poco. capacity, which is equivalent to a supercomputer. And all of our GPU instances that are released in the last 6 years are based on our breakthrough Nitro system, which reinvented virtualization by offloading storage and networking to specialized chips so that all of the service compute is dedicated to running your workloads. And this is not something that other cloud providers can offer, again. Now, with Nitro, this delivers performance indistinguishable from bare metal, but at a lower price.
And the Nitro system also provides enhanced security that continuously monitors and protects and verifies the instance hardware and firmware are all robust. We've worked closely with NVIDIA to integrate our networking and our virtualization capabilities with their chips to bring our GPU instances to customers. Ciao Today, Christian. I'm thrilled to announce that we are expanding our Benvenuto. partnership with NVIDIA with more innovations that are going to deliver the most advanced infrastructure for generative AI workloads with GPUs. And I'd like to invite Jensen Huang, founder and CEO of NVIDIA, here on stage with us to tell us more. Quindi abbiamo il CEO di Nvidia. Furca, con il giubbotto di pelle, per forza. Jensen, so good to see you. Il loro stock quest'anno è andato Thank you so much for joining us today. It's amazing. So skyrocket. as I've just discussed, so we've got a long partnership, AWS and NVIDIA have been doing this a long time together. I'm so excited about how the teams are collaborating. You and I were talking about that backstage. Collaboration's amazing. It's been happening for a lot of years. Fatemi And, felice, I'm just regalatemi una thrilled with the 40-90 per Thank you. It's Natale. great to be here. I'm thrilled to be here to celebrate the amazing work of our two teams and to help announce our big new partnership. You know, we've been working together for a very long time. In fact, Prometto di non fare AWS deepfake, ma was solo the di world's giocarci a first cloud Cyberpunk to recognize the 77 in importance of GPU 4K. accelerated computing. And you put the world's Guardate, first GPUs in the cloud. questo è il a manuale di long time ago. Cyberpunk And since originale di then, quando this is giocavo an da amazing ragazzo, gioco di statistic. ruolo, In the last several years alone, E tu lo as riesci a part far of girare a and Hopper 4K generation, con we put Nvidia. out, deployed con la 4090 a 4K in ray tracing, GPUs con ray tracing abilitato. That's 3 zettaflops. Io ho mio figlio che è uno streamer su Exascale YouTube. supercomputers. Infatti dico tutte le luci, tutte le cose qua posizionate, e usa la mia One postazione. exascale supercomputer. Fantastico. AWS has 3,000 of them, and we are just getting started. I'm delighted to see that we are going to announce today a deployment of a whole new family of GPUs, the L4, Ecco. the L40S, and the brand new H200. The H200, this is really amazing thing. The combination between the brand new TensorRT LLM optimizing compilers for generative non AI l'avevano neanche and annunciata. H200 improves the throughput. Voglio andare su Interactive Broker fra un'ora e vedere cosa succede allo stock Nvidia dopo questa. Reducing the cost in Perché just 1 year by a factor of 4. questa Now, è mitica. Our Altro che collaboration Bitcoin. starts with, of course, great Bitcoin, GPUs. And we're ramping so incredibly fast. Each quarter, we're standing up and deploying more than 1 zettaflops more in AWS. 1 zettaflops more each quarter. It's an unbelievable number. And all of this is, of course, made possible because of the accelerated computing libraries. Our two teams stood up a whole bunch of new Sì, ma infrastructure. quando but we're usano also questi bringing ordini di our most grandezza, cioè io popular sono ancora da libraries, scuola, the chilo, mega, NVIDIA gigatera, AI botto, e our questi NeMo vanno LLM, su ordini di large grandezza language model clamorosi. framework, the retriever inference model for RAGs, our BioNeMo digital biology, large language model foundation models, Isaac Sim on Omniverse for robotics. This is something that Amazon Robotics uses to simulate its robots and its incredible warehouses that you guys do. Just all of these stacks, software stacks and libraries, we're going to integrate into AWS. So our two teams have been really, really busy. Busy indeed, and that was a lot of Zetas and everything. Yeah. So as you said, the collaboration is going to enable developers to access amazing technology, and they're going to need it to innovate with generative AI. Now, one of the big announcements, of course, is that AWS is going to be the first cloud provider to bring the latest NVIDIA GH200 Grace Hopper superchips with the new multi-node NVLink to the cloud, first place. And maybe you could tell us a little bit more about that, what makes that computing platform so powerful, and how we're working together to introduce it. A 141 gigabyte di memoria locale, l'H200 exactly the type of computing needs that we have. It's incredibly low energy, it's incredibly cost effective. And so Grace Hopper, which is GH200, connects two revolutionary processors together in a really unique way. It connects them together using a chip-to-chip interconnect called NVLink,
at 1 terabytes per second. Qui ci vorrebbe il mitico Rafa a commentare questi dettagli The tecnici. GPU can access sì. all of the CPU's memory. The CPU can access all of the GPU's memory. And so the two of these processors could work hand in hand in a really fast way. The second thing that we did was we invented a new way of extending NVLink to a very large domain. So now 32 Grace hoppers could be connected by a brand new NVLink switch, and that becomes one unit. And with the Nitro, AWS Nitro, that becomes basically one giant virtual GPU instance. I mean, you got to imagine this. You've got 32 H200s, incredible horsepower in one virtual instance because of AWS Nitro. And then we connect it with AWS EFA, your incredibly fast networking. All of these units now can create into a ultra cluster, an AWS ultra cluster. So I can't wait to see all this come together. I mean, it's really, it's an incredible combination. I mean, how customers are going to use this stuff, one can only imagine. I know that the GH200s are really going to supercharge what customers are doing. It's going to be available, of course, in EC2 instances coming soon. Now, in the world of generative AI, companies are looking to onboard AI into their business. And it's great to see the infrastructure, but it extends to the software, the services, and all of the other workflows that they have. So this leads, of course, to the second big announcement we have today. So partnering AWS and NVIDIA to bring the NVIDIA DGX Cloud to AWS. And I'd love to hear about a little bit about how the DGX Cloud is an important platform for customers. Well, first of all, DGX Cloud is NVIDIA's AI factory. This is how our researchers advance AI. We use AI to do neural graphics. The way we do computer graphics today is impossible without AI. We use AI to advance, we use our AI factories to advance our digital biology models, our large language models, use it for robotics, for self-driving cars. We use it to simulate Earth 2, a digital twin of the Earth to predict weather and climate. And so DGX Cloud is really important to us. We're incredibly excited to build the largest AI factory NVIDIA has ever built. We're going to announce inside our company, we call it Project SIBA. SIBA, you all probably know since you're at an AWS conference, is the largest, most magnificent tree in the Amazon. We call it Project SIBA. SIBA is going to be 16,384 GPUs connected into one giant AI supercomputer. This is utterly incredible. We will be able to reduce the training time of the largest language models, the next generation MOEs, these large, extremely large mixture of experts models, and be able to train it in just half of the time, essentially reducing the cost of training in just 1 year in half. Now we're going to be able to train much, much larger multimodal MOE models. Quello è il punto chiave, il tempo che ci metti poi a fare training di un model tuo personalizzato con i dati dei tuoi clienti, i dati della tua azienda, quando si parla di grossi enterprise. 65 exascale È un punto supercomputers critico. in one. And so I can't wait for us to stand this up. Our AI researchers chomping at the bit. Now, of course, this is also a place where we collaborate with partners and customers who need to build custom AI models. You know, it's great to be able to use off-the-shelf models, and there's going to be a whole bunch of off-the-shelf models in public clouds. It's going to be available in software platform companies, SaaS companies, for example, Salesforce that you mentioned earlier. They'll have all kinds of off-the-shelf copilots and generative AI models. But a lot of companies need to build their own proprietary models. And so we set up the AI factory so that we could partner with them to help them create their custom AIs. And now it'll run all on AWS. We'll develop the model on AWS, collaborate with our customers on AWS, connect them all to your services and storage services, security services, and all kinds of other generative AI services, and then deploy it all in AWS. So we're going to be able to do this very first time in AWS. It's all amazing. I mean, you guys have been doing amazing things. You know, we've been working hard to see us come together even more tightly. I mean, it's just going to bring incredible benefits to customers who are really going to need it. We appreciate the È un bel accordo per entrambi, è Appreciate win-win, working with you, perché and look Nvidia forward ci to a lot prende more of that sicuramente going una forward. paccata di Thank you, Aaron. soldi, Thank you. però Have a great AWS ha un show, vantaggio everybody. competitivo
se speso bene è importante, It's been a great partnership. We've really appreciated it. Sono Now proprio let's talk curioso about the path for dei due actually getting stock. access to all that Voglio vedere fra qualche ora cosa So succede. customers who want to build and train models often need large amounts of reliable clustered capacity. It has to be together or in clusters. But they don't necessarily need the same amount of it all the time. For example, customers training a model, they Tra might l'altro il stop to evaluate, design che hanno nominato use new prima, training data, DGX, or make other changes, and then vedo they che è want to do more diverso training. tra So what quelli this means is that they l'HGX often need short-term cluster capacity. e tipo And it's something that really l'AGX che no sono sul cloud sito has di been addressing. Nvidia, quindi è qualcosa di I custom e told di just a few nuovo. weeks Sul ago. sito di Nvidia non We c'è announced nella press EC2 release. capacity È blocks. qualcosa di custom e secondo me è And qualcosa EC2 solo capacity per blocks are the first AWS. consumption model in the industry that enables any customer to reserve the highly sought after Darsi. GPU capacity to run for short duration machine learning workloads. And this eliminates the need to hold on to the capacity that they're using, just so they can be certain that they can use it later if they need to use it later. Now, EC2 capacity blocks are deployed in ultra clusters interconnected. Questo è un altro with our problema Infinite quando network si entra we nel talked mondo about GenAI, la before. That enables capacity per customers to region. scale up hundreds of GPUs in a certo. single cluster with this new offering. So with the capacity blocks, customers can plan for their ML workload deployments with certainty, and they know that they're going to have the GPU Senza voler capacity entrare when nel they need dettaglio, it, fare and nomi, only nel senso when il they need it. termine non è un problema solo vostro. Support for the latest no, generation Il fatto è che oggi c'è una richiesta di capacity per Gen AI e tendenzialmente cede la possibilità di erogare, cioè il mercato non ne ha mai abbastanza. Io lo attribuisco al Covid, perché molte aziende, quando è partito il Covid, hanno realizzato che era arrivato il momento di virtualizzare, di spostarsi su cloud e hanno messo un po' in crisi tutti. For training machine learning workloads, machine learning models. And Inferentia is our chip optimized for running inference on those models. So earlier this year, we already announced the second generation of our Inferentia chip, Inferentia 2. And because we optimized for inference, the Inf2 instances, powered by Inferentia 2, offer the best, lowest cost inference in EC2, while also delivering up to 4 times higher throughput and 10 times lower latency compared to the Inf1 instances. Customers like Adobe, Deutsche Telekom, Leonardo AI, they've all seen great early results. And they are deploying their generative AI models at scale with Inferentia 2. We've also seen a lot of interest in Trainium as well. Our TRN1 instances, powered by Trainium, have been deployed by a lot of customers, including Anthropic, partners like Databricks, and Rico. And our own Amazon search team uses TRN1 instances to train a large-scale deep learning models. They're taking advantage of Trainium's high performance, scale, reliability, and low cost. But as customers continue to train bigger and bigger models on larger and larger data sets, we realized we needed to keep pushing on price performance. We're never done there. And today, I'm really excited to announce AWS Trainium 2, our second generation. Quindi quest'anno una keynote sull'hardware. Built for high performance training of foundation models. Trainium 2 is designed to deliver up to 4 times faster performance compared to our first generation chips. And that makes it ideal for training foundation models with hundreds of billions or even trillions of parameters. E comunque il driver è GenAI quest'anno. Mi aspetto lo stesso dai competitors. Non tanto da Google, ma da Microsoft mi aspetto la stessa identica cosa. We expect the first Trainium 2-based instances are going to be available next year, and we're really excited to see what customers are going to do with them. Meanwhile, a lot of other cloud providers are still just talking anche perché onestamente a me è molto più chiara in questo momento la strategia di AWS e Microsoft piuttosto che quella di Google. AWS Neuron is our software development dire la mia, that helps customers io Neuron supports ho la mia opinione a riguardo, credo che Microsoft e AWS siano customer oriented, servizi e prodotti
per l'end user, per le aziende. Google lo vedo un po' sotto un altro aspetto. Importantly, you also need the right tools to help train and deploy your models. And this is why we have Amazon SageMaker, our managed service that makes it easy for developers to train, tune, build, manage machine Questo learning nell'ambito foundation finance è utilizzatissimo. In the 6 È years uno dei since we launched prodotti SageMaker, we've introduced a lot of nei quali sono più powerful coinvolto innovations. nell'ambito Ma finance. Automatic model assolutamente, tuning, ma allora, distributed training, no, non flexible model spoiler. deployment, Dietro le tools for quinte, ML ops, and built-in io features like come responsible secondo AI. lavoro insegno per la School of SageMaker has been Management del instrumental Politecnico in di Milano democratizing ML for e tens nello of specifico thousands of insegno nei customers, master, including Stability anche quelli AI, internazionali, AI 21 executive, Labs, proprio Thomson la Reuters, value proposition AstraZeneca, delle piattaforme 3M cloud, Health negli Information scenari Systems, data Ferrari, science and more. And SageMaker can train models AI. with up to billions of parameters. For example, E TII has trained the 180 proprio billion oggi parameter stavo Falcon facendo FM, which is the world's una largest tutorship publicly a available un model, on gruppo SageMaker, che sto using seguendo di studenti di un 3,000 master, di GPUs miei and studenti, petabytes and che sto petabytes seguendo of anche data come stored in tutor per la S3. preparazione And del you loro can also project work, deploy la loro this tesi di top-ranked model master. using SageMaker. We've also been E working closely with il Hugging Face to consiglio che gli ho support their models dato on è di SageMaker. We've provare, collaborated to dato create the un Hugging Face dataset che gli AWS abbiamo deep learning dato, a containers to help produrre accelerate sia un training and deployment of modello FMs da using loro, SageMaker, Trainium, no? and Trainandoselo da loro, sia di So if you're building your provare own con models, Leisure Machine AWS Learning is relentlessly Service focused on everything you SageMaker need, a the best provare chips, most advanced gli virtualization, autorun, powerful chiamiamole petabit scale così, networking per vedere la capabilities, differenza hyperscale clustering, qualitativa e and the ragionare in right termini tools to di help you return build. of investment, But of course, an enormous quanto number of uno, organizations una just volta che want hai to be fatto la able to data access the most preparation, powerful models out there. e They want to get quindi started quick, comunque la parte di data experimenting with preparation l'ha different dovuta fare con FMs data and scientist testing different use e cases to fare meet la the enormous opportunity pulizia, head on. ok, dei But they also dati, have creare questions like, which feature, model should I even use and ma a how quel do I punto decide what's the dire best ci for my metto ulteriore application? lavoro How umano can I move quickly per to build and trainare deploy il generative modello AI oppure lo applications? faccio fare And how in can I keep my automatico e data guardo la secure, differenza private? qualitativa. That's why we're Assolutamente, ma un esempio Now, we nei know vari that workshop di many of you need SageMaker è come a powerful diverse set of prevedere il models, prezzo di un prodotto su LLMs, other Amazon.com, e foundation loro ti models. danno questi dataset di Build esempio dove il prezzo di un all the time, libro maintaining hai la your security variazione in and 10 anni e poi That's ti why fa we built vedere Amazon Bedrock. So Bedrock is the easiest way to build and scale generative AI applications. Io qui propongo a chi ascolta Party Rock, è un tool Customers in every veramente industry divertente dove c'è Bedrock dietro e voi potete scrivere una frase. Io sono riuscito a ottenere una foto di Thor su un unicorno. Wow. Ho scritto e l'ha generata, ci ho messo un minutino, però è tirata fuori. Many of which are available first. Visto che hai Vediamo se detto trovo. workshop, visto che hai You detto can add your own workshop, business ti context provo a quickly, incastrare easily in and privately with diretta broadest per selection of Cloud Day customization options. 2024. And you get Se enterprise-grade facessimo security anche and dei privacy because workshop, we designed it non that way vieni a from tenere day un one. workshop interessante, Volentieri. magari proprio It's been su Gen overblown. AI con We made the service AWS? generally available in Volentieri, September, ne abbiamo diversi and now over legati a 10,000 SageMaker, customers legati are a using Bedrock. Bedrock around the Poi world across offline virtually every industry. scegliamo, però Adidas is ti sei enabling impegnato, developers to get quick Mi sono access to impegnato, technical volentieri. Ok, perfetto. Io nel frattempo vedo che il mio Bedrock collega sta provides cercando di historical collegarsi, access, predictive se ho ben analytics, capito. systems alerts, and data Sì, trends. io lo vedo Provides sotto, recommendations. These però are solo helping audio, customers senza reduce their camera. energy consumption and cut carbon emissions. Adesso ha la camera. NASDAQ is using Ok, Bedrock vediamo to Ok, se automate faccio riusciamo estimated entrare. vedere. workflows on suspicious transactions and to strengthen their anti-financial Ora crime mi sentite, surveillance vero? capabilities. Ora ti So sentiamo, many more, Francesco. including Una Bridgewater, piccola Ciao, intro, ciao a tutti. Francesco è un Motors, partner europeo come GoDaddy. me, vive a Zurigo, è nel mio team, anche lui è un SA, viene da un'esperienza su Londra, un ottimo profilo, super tecnico, è una persona squisita, veramente un Esagerato come grande. sempre. E lui Ciao ha a una tutti. sessione, lui ha 15 anni circa, meno di me, ha già una sessione a Reinvent. Oh, E wow. io non ce l'ho ancora. Complimenti. No, è molto meno interessante di così. Adesso ve lo racconto. Comunque, ciao a tutti, piacere. Fai il modesto, dai. Vi posso portare in giro. Io sono in questo momento all'interno di Invent, ci sono ancora delle Certo, zone tu chiuse. devi mostrarci quello che gli altri non mostrano. Allora, vi faccio vedere. Intanto, piacere a tutti, sono Francesco, sono Shark in AWS e smetto di farvi vedere me, faccio vedere la fiera, sono dentro.
E vabbè, è tipo enorme. Questo è l'ingresso, qui c'è gente che arriva da tutta Las Vegas. Io sono 3 giorni solo qui, sto già morendo perché cioè quando sei a Las Vegas non c'è sul sito di Las Vegas, ma 3 giorni, io sono da 3 giorni all'interno, non vedo la luce del sole da 3 giorni, con l'aria condizionata che si distrugge, non lo so come si fa a fare. Poi appena arrivi Ci sono slot 1846 machine minuti, anche c'è lì il o solo, reset. solo nell'hotel è le slot machine o anche nel tragitto hotel-conferenza? Ah, penso che l'abbiamo perso. Mi sa di Mi, sì. mi avevano raccontato che quando vai a Las Vegas hai questo tragitto che va dalla camera all'uscita dell'hotel dove hai il passaggio obbligatorio tra slot machine. Qualsiasi hotel tu faccia booking, c'è questa cosa. Comunque, tornando a questa parte, è interessante la strategia di Amazon di avere sostanzialmente di fare da provider di modelli di vari ulteriori È il provider. concetto di builders, è quello che noi spieghiamo sempre al cliente. Su AWS tu entri come builders, quindi il tipico utente è l'utente community, lo sviluppatore che vuole sporcarsi le mani usa AWS. Altri competitor ti danno il prodotto pronto, il low code, no code. Da noi non c'è un low code, no code, quindi essere proprio un builder, no? E quindi il builder vuole costruirsi il suo modello, fare hosting sul cloud provider e farlo girare lì. Allora, vedo ancora Francesco, prima di farlo Sì, rientrare, dico proviamo, una vediamo cosa. se... Sirio, dici bellissima l'idea dei workshop. Allora, io non ti ho detto niente, ma anche per Web Day stiamo ragionando su dei workshop, ed essendo Web Day, di solito stiamo parlando io e Fabio Biondi innanzitutto, e poi Mm. vedremo. Non ho detto niente, Beh, eh? Web Day bisogna vedere un workshop micro front-end, perché bisogna vederlo in azione, il discovery di componenti UI. Secondo me è una cosa che va vista con Angular, con React, qualsiasi sia il framework dietro, va visto. Allora, aggiungiamo Francesco, vediamo D'Amelio di Anthropic. Vediamo un po'. Mi ha scritto che ha problemi perché sta usando il wifi per la conference e Ah, anche beh, l'anno certo. scorso avevamo l'altro ragazzo che è in Capgemini, se ti ricordi, che si era collegato da Sì? reInvent e anche lui aveva lo stesso problema perché io penso con 50.000 persone che utilizzano lo stesso wifi spot, molto Diventa probabilmente complicato. diventa complicato da gestire. E, sì, comunque io ho visto dei post su LinkedIn su questo GenAI e il mio feedback è stato quello del ChatGPT io lo uso, è ottimo, però un'azienda non lo può usare, perché un'azienda come un'assicurazione vuole fare training sulle loro policy, sui loro documenti, su tutte le informazioni che arrivano dai clienti e non vuole condividerle. E secondo me la chiave è quella poi quando un'azienda Sì, approccia lì GenAI, puoi no? fare fine tuning oppure vedere adesso con la parte, quella che si vocifera essere stato il motivo per il quale avevano inizialmente silurato Sam Altman, quello del My ChatGPT, poterti creare il tuo. Bisogna vedere. Però anche lì, io ho visto la demo, però ti crei il tuo, ma il modello, perché a me interessa avere il mio di modello e mi interessa che altre persone non lo utilizzano, perché ho dentro dei Certo, dati sensibili, no? certo. Eh, Col io fine mo- Quello col fine tuning o con gli embedding puoi ottenerlo. Non è un training tout court, Mm. però sono 2 livelli di estensione mantenendo privato a te, ok? E Sì. non condiviso l'aumento. Una cosa, per esempio, che hanno appena detto di Claude, il modello LLM di Anthropic, disponibile via Bedrock, è che riescono a gestire dei chunk da 200.000 token
E 200.000 è tanto, perché per esempio la 4.5 di ChatGPT arriva a 128K, e più quel numerino aumenta, per i non addetti ai lavori, più quel numerino aumenta, più è improbabile che il modello perda comprensione del contesto, perché voi dovete immaginare che ogni Esatto. tot, quando voi date in pasto la vostra domanda, il vostro prompt, o anche nel caso di fine tuning, di embedding, dell'ulteriore documentazione, quella deve essere analizzata tokenizzandola, cioè spezzandola in pezzi. E ovviamente due pezzi distinti sono due contesti distinti, quindi se devi troncare e non hai modo di troncare in maniera intelligente, perché non sempre è facile, No, a quel punto lui considererà i due pezzi, i due token differenti come distinti, e magari noi come esseri umani invece avremmo considerato la parte finale del primo token come appartenente allo stesso contesto della parte iniziale del token successivo. Quindi più quel esatto. numerello aumenta, più questa probabilità si riduce, più la potenza di calcolo necessaria esplode. E ok, va bene, ma facciamo finta che sia un dettaglio, però qualitativamente è importante, e quel numerino che adesso ha Claude è un numerino veramente alto rispetto a tutti, ChatGPT compreso. E poi sopra ci devi aggiungere, poi ho avuto questa mattina dei meeting a riguardo l'ethical AI, quindi questa tokenizzazione che tu hai spiegato poi va anche contestualizzata, perché deve esserci un ethical AI dove alcune frasi, alcune parole, un esempio è Code Whisper o penso, non lo conosco, ma anche Copilot faccia la stessa cosa, e quella la devi mettere poi sopra, no? Dopo la parte di tokenizzazione c'è la contestualizzazione, dove non tirarmi fuori la frase che abbia un risvolto razzista o cose di questo tipo, no? E lì è tutto sempre compute. Se tu guardi Code Whisper, cioè tu scrivi il commento, ti spara fuori 4 esempi, e lo sviluppatore medio aspetta 3 secondi. Se l'intelligence non esce in un secondo, il prodotto fa schifo, no? Certo. Quindi è interessante questa cosa. Non ero davvero, noi abbiamo dei pre-invent interni dove puoi vedere quello che succede. Poi io non ero al corrente di queste nuove GPU Nvidia, e mi ha lasciato molto, molto sorpreso. Perché poi ci sarà un follow-up, no? Cioè Nvidia non fai la partnership semplicemente per LLM. Io mi chiedo quale sarà il follow-up, no? Per Certo, tutto questo nuovo hardware. assolutamente. Allora, la story oggi è Gen AI, quindi dov'è il mio Code Whisper? Perché io sono un fanboy di Code Whisper, volevo vedere un qualcosina che facesse vedere. Comunque l'hanno ufficializzato, Code Whisper supporterà anche i terminal, quindi il classico iTerm se utilizzate il Mac o qualsiasi Windows term, Wow. ci sarà dentro Code Whisper come CLI. Interessante, me l'ero Questa è perso. una cosa bella, per chi si continua a dimenticare bashing, queste cose qui, adesso c'hai anche una sorta di LLM all'interno, e poi supporta tutta la parte infrastructure, quindi Terraform, CDK, CloudFormation e così via. Sì, sta prendendo piede. Io ho avuto la mattina su Code Whisper con vari clienti, quindi è il suo momento. E poi credo che ieri abbiano annunciato che grosse aziende enterprise possono fare training di Code Whisper con i loro Git repository, quindi tu non vuoi Oh, utilizzare. bello. Molto bello per la parte finance. Immaginiamo la classica ANG, Intesa San Paolo, che hanno i loro code repository Git e non vogliono avere referenze esterne a open source project o quant'altro. Adesso hanno annunciato questa opzione ieri. Quindi poi ci vorrà del tempo che Code Whisper faccia training del model customizzato sui repository Git del cliente, però è un'opzione.
quindi gira tutto su questa cosa qui. Un altro esempio che posso fare, io mi occupo della parte finance, quindi clienti finanziari, l'ipotetica assicurazione che fa training di tutte le polizze, fa training di tutti i claim che hanno avuto quest'anno e poi tramite LLM fanno una domanda del tipo: mi fai sapere quante Opel Corsa quest'anno si sono schiantate a Roma? Voilà, cioè, ho fatto un esempio, no? Allora, voi proiettate questa cosa su dati all'interno di Elasticsearch. Adesso Sì, scrivimi sì. una query col linguaggio, come si chiama? HQL, quello di Elasticsearch. Ecco, Sì, ma scrivimi una query che ti tira fuori un dato, quindi un numero, con in full text search. Non lo puoi fare. Cioè, parliamoci chiaro, non lo puoi fare. Devi fare no, dei certo. passaggi, no? Devi estrapolare i dati, devi fare un'aggregazione e quant'altro. Quindi l'assicurazione salta tutti questi passaggi e nel giro di 10 secondi ha una risposta, quindi la produttività aumenta in maniera Ah sì, sì, esponenziale. guarda, io ho fatto qualche mese fa, sono stato invitato da al meeting dei partner di un network di SIM europee, quindi società di investimento, e gli ho fatto proprio una demo di uso di LLM per fare domande sul rendimento di mercato di aziende in settori per bypassare la pipeline di analisti che producono Analista, documenti. file di Excel, macro che gira tutta la notte, Sì, sì, risposta domani mattina via email. Questa è la pipeline ad oggi. sì, sì. Quando va bene, perché quando ci E la sono le macro non si schianta durante l'esecuzione no, no, notturna di certo, 8 ma ore. tutta la parte di le aziende mettono le trimestrali e gli analisti Sì, le sì, sì. leggono. Le leggono, certo, le leggono. Assolutamente. Io ho... Now building and deploying models. And as a result, we can provide a whole range of models that offer really powerful capabilities and also great economics to support a whole bunch of use cases. And we carefully choose how we train our models and the data that we use to do so. And we're actually going to indemnify customers against claims that our models or their outputs infringe on anybody's copyright. Now, there are already multiple models in the Titan family. We've got Titan Text Lite, which is ideal for text-based tasks like summarization. We've also got Titan Text Express, which is great for more advanced general language tasks like copy editing, copywriting. And we've also got the Titan Text Embeddings model for search use cases or personalization. And we're going to continue adding models to the Titan family. And if you're interested in that, then I highly recommend you tune into Swami's keynote tomorrow. A little word up. Now, all of the foundation models that I've been talking about, they're all extremely capable, and they all enable a lot of great applications. But to really drive your business, you need generative AI that understands your business, understands your customers, understands your products, your operations. And that's only possible when you use your own data to improve and customize the models. Voilà. The models have to become unique to you. So Amazon Bedrock is giving you all of the purpose-built capabilities that you need to customize the AI applications with your own data. So with a few clicks, you can go from generic applications to ones that are highly specific and highly tailored. So one important technique is called fine-tuning. Now with fine-tuning, you point the models to examples of data in S3 that you've labeled to provide context. For example, you might point to proposals, and you've labeled some of those proposals as strong. So in this way, the model learns from your data, what matters the most to you. And then Bedrock makes a copy of the base models, it trains it creates a private, fine-tuned model so you get tailored responses. So fine-tuning is available in Amazon Titan Text Lite and Express. And E questo è il it's key also differentiator, secondo here me, at soprattutto nella Meta parte Llama 2. enterprise. Fine-tuning is coming to Quindi Anthropic tu ti prendi un Plus. modello base, gli dai i tuoi dati, lo customizzi, diventa tuo e lo usi. Questo è quello che fa contento l'auditor.
anche. So a second technique for tailoring foundation models for your business is called a retrieval augmented generation, or RAG. Another one of the terms you see out there a lot. So RAG allows you to customize a model's responses when you want the model to consider new knowledge or up-to-date information. So Bedrock does this for you by calling and bringing back your own data, from multiple sources, including document repositories, databases, other APIs, and more. So for example, the model might use RAG to retrieve search results from our Amazon OpenSearch service or documents from S3. In September, we introduced RAG knowledge bases that connects FM to your proprietary data sources to supplement your prompts with more information. And today, knowledge bases is generally available. All right, thank you. All right, now a third way that you can customize models inside of Bedrock is a technique called continued pre-training. So continued pre-training is a technique that uses large amounts of unlabeled data. Before you fine-tuning, you did the labeled data. Here's unlabeled data, like the raw text of internal reports, financial plans, or research results that you have. And that's going to be used to improve the model's knowledge and its reasoning capabilities, using things in your own specific domain. So continued pre-training is, of course, available in Bedrock today. Now, all of these techniques, they're all powerful tools in making generative AI targeted, making it truly useful for your business. And Bedrock makes it really easy to combine these techniques together. So a great example of a customer using Bedrock to customize their generative AI applications is Delta Airlines. So Delta is actually modernizing its customer service capability with generative AI built on Amazon Bedrock. The new tool is going to be available to answer questions in a more relevant and conversational style by accessing Delta's travel policies, real-time flight schedules, customer rebooking options, and airport conditions. So for example, it could respond to simple questions like, how many bags can I check on a Delta flight? And it can also do more complex questions like, can I carry my cat with me in the cabin to Jamaica? Of course, what else are you going to do with your cat? Delta's been testing with different foundation models in Bedrock, including Anthropic Claude 2.0, Claude Instant, and a fine-tuned Amazon Titan Text Express model. And this way, they can use the right model to answer different customer questions. It's really powerful how they can combine the most relevant information needed to answer any specific question. Now, with the new customer service tool, excuse me, Delta Airlines is aiming to provide a delightful and conversational self-service experience that's going to improve customer satisfaction. So everyone wants more relevant generative AI applications, right? And Bedrock's making it a lot easier to customize those applications with your own data. But at the end of the day, you want FMs to do more than just provide useful and targeted information. Ultimately, what you're going to want is to use FMs to take action, to actually get things done. We wanted you to be able to use Bedrock to complete actions like booking travel, filing insurance claims, deploying software, and ordering replacement parts. Ricordo a And this tutti usually requires che FM sta per orchestration foundation models. in your organization. And that's why a few months ago, we introduced agents for Bedrock. And today, I'm happy to announce that this powerful feature is today generally available. Qualcosa da collegare ad Alexa, forse. Now, with agents, Gen AI applications can execute multi-step tasks across company systems and data sources, from answering customer questions about product availability to taking a sales order and more. And building with agents is really easy. First, you use Bedrock Setup Wizard to select the appropriate model. Then, you give the model basic instructions to help the model understand how to respond, like you are a friendly customer service agent who helps customers return items. Next, you specify the Lambda functions that execute the API calls to retrieve the information that's relevant to the task, for example, return policies or inventory levels. And finally, you select the data sources. Then you just select Create Agent, and Bedrock configures your agent, and it is now ready to run. When the agent receives a request, it uses its reasoning capabilities to analyze and to plan the task. And the model works out the sequence of steps, the information needed, the APIs to call, and when to call them.
Then it executes the plan, taking all the steps that it needs to gather the information and then complete the task. All in the background, no need to engineer prompts, no need to train the FMs, no need to manually connect systems. With agents, generative AI is becoming an integral part of your business, making it easy to take actions and get tasks done, no heavy lifting required. So we've talked about how Bedrock's making it easy to choose amongst leading models, and also how it gives you so many different ways to customize your generative AI applications with your own data. Questo lo devo provare. Sì. Into your organization. Questo ci devo giocare. Sì, bisogna proprio vedere come funziona, ma non qualitativamente, anche proprio in termini di processo. Sono proprio curioso. Beh, lui ha menzionato la lambda, che poi è la chiave di tutto in AWS. È sempre dietro una lambda che fa girare un pezzo di codice. Sì, beh, sarebbe lo stesso anche per Alexa, per intenderci. Sì, assolutamente. I mean, you demand the same rock-solid reliability, the same security for generative AI that you do for any workload. You really need this to have nothing more and nothing less than everything you expect from an AWS service. It's just like S3, EC2, RDS. Bedrock has got to have enterprise-grade security features to make your data safe and private, and that's what it has. Bedrock customers can trust that their data remains protected. No customer data is going to be used to train or improve the original base models. When you tune a model, we make a private copy of that model, we put it in a secure container, and it goes nowhere. Ed ecco che entra GDPR subito. Farci compagnia. Through your VPC, it's encrypted in transit and at rest, and Bedrock enforces the same AWS access controls you have with any of our other services. Perché poi c'è anche il discorso del come tolgo i dati da un modello a cui ho fatto training se il cliente mi dice per GDPR tu mi devi togliere da quel modello, no? Cosa che ChatGPT se la risolve col banner dicendo quello che metti dentro qua è mio. And today Bedrock is SOC compliant. Now this helps ensure that customers can have strong controls. Diciamo che adesso abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora e stiamo vedendo anche i problemi uscire. Tra l'altro, tutta la parte di lavoro adesso sull'AI Act della Unione Europea che sposterà il formaggio, mettiamola così. No, ma sono... Beh, qui in Svizzera, la parte banche, cioè, i dati sono qualcosa di... Now, dealing with this challenge is going to require unprecedented collaboration and a truly multi-stakeholder effort across technology companies, quello che dicevo prima, ne ho parlato tutta la mattina. Scientific communities and academics. We've been actively participating in a lot of the groups that have come together to discuss these issues. Earlier this year, I joined President Biden and other industry leaders like Dario as he announced that we've made a series of voluntary commitments to promoting the safe, the secure, and the transparent development of AI technology. And just this month, I joined a UK Prime Minister Sunak for his AI Safety Summit to discuss new approaches, including the formation of their new AI Safety Institute. Now, an important component of responsible AI is promoting the interactions between your consumers and the applications that are safe, that avoid harmful outputs, and that stay within your company's guidelines. And the easiest way to do this is to actually place limits on what information the models can and can't return. And we've been working hard here, and today we're announcing guardrails for Amazon Bedrock. Porca miseria, troppe cose che non so. Mi sento ignorantello. Your responsible AI policies. To create a guardrail, Bedrock provides configuration wizards. You can enter a natural language description of the topics that you want the model to avoid. Guardrails can be used with any of the foundation models accessible by Bedrock, including the custom models that you create through your own fine-tuning. And you can also use guardrails with agents. So now you can have a consistent level of protection across all of your Gen AI development activities. For example, a bank could configure an online assistant to refrain from providing investment advice. Or to prevent inappropriate content, an e-commerce site could ensure that its online assistant doesn't use hate speech or insults. Or a utility company could remove personally identifiable information, or PII,
from a customer service call summary. PI sono i So we're dati approaching the whole del concept cliente, of personal generative AI in a identification fundamentally different information. way because Esatto. we understand what it takes to reinvent how you're going to build with this technology. Just as you've used AWS to reinvent how you've built and innovated for years, and ultimately to transform how your organization operates. Whether you're migrating enterprise applications, building the Quindi ha next fatto startup, l'excursus or in develop- circa deploying your generative un'ora AI strategy, our dal approach sito remains the same. Amazon.com che girava sul bucket S3 A nel long-term view 2012 ad success. oggi Gen AI Tell us more con i about how nuovi her chip company Nvidia. is Faccio un built on sunto AWS, Sì, is sì. della now keynote. reinventing with generative AI. Please welcome to the stage Lydia Fonseca, the Chief Digital and Technical Officer of Pfizer. E qui adesso entriamo nella parte pharma, dove AWS punta molto. Everybody. I'd like to start by asking, how many patients do you think Pfizer treated last year? You may be thinking in the millions, but in fact, we treated 1.3 billion patients with our medicines and vaccines. That's 1 out of 6 humans on the planet. A truly humbling accomplishment, and we're grateful to be recognized as an innovative and ethical company. Listed in Fortune's World Most Admired Companies, Forbes' World Best Employers, and Time Magazine's World's Best Companies. Pfizer is experiencing an exciting period of innovation and growth with the launch of 19 medicines and vaccines in 18 months. This has never been done by us or any other pharma company. It is an incredibly ambitious goal, and we are well on our way with 13 already launched. Digital, data, and AI are critical to our success. And what differentiates Pfizer is that we apply this across all business units, our 36 plants, and the 149 markets that we serve, quickly and at scale, to bring medicines to patients faster. Our success today rests on the groundwork we laid for technology and AI to flourish. Centralizing our data, creating standard platforms, cultivating strong talent, and building a secure foundation, all to innovate for maximum impact. We could not have achieved this tremendous reach without our close relationship with AWS. So let me share a bit about our journey together. In 2019, Pfizer and AWS created a pioneering scientific data cloud that aggregates multimodal data from hundreds of laboratory instruments, empowering our scientists to search all historical molecule and compound data in real time, compared to weeks or months in our prior fragmented environment. And the scientific data cloud accelerates analysis and computational research, and with AI algorithms that help us identify and design the most promising new molecules. Building on that success, in 2021, Pfizer embarked on one of our boldest initiatives, going from 10% of our core in the cloud to 80%, moving 12,000 applications and 8,000 servers in 42 weeks, one of the fastest migrations for a company our size. This move to AWS saved us $47 million a year and helped us exit 3 data centers, reducing 4,700 tons of CO2 emissions. È tanto questi numeri, Io sono in un programma up to cloud grosso e per chi ascolta può sembrare, ma spostare qualche migliaio di applicazioni e server in 42 settimane, meno di un anno, non è facile. Perché ci sono 800.000 aspetti da considerare. And when COVID hit, AWS was one of the first to offer their help, scaling us into the tens of thousands of additional cores in the cloud, accelerating manufacturing and clinical trials.
When we ran computationally intensive analysis to understand how to manufacture a COVID vaccine, AWS jumped in with additional CPUs for us to move fast. And when we needed to submit data to the FDA in under a day, AWS increased our capacity, enabling Pfizer to move at the speed of science. In fact, it took just 269 days from when we announced our plans to develop a COVID-19 vaccine with BioNTech to the day that we received the FDA's emergency use authorization. This normally takes 8 to 10 years. Deve servire a qualcosa di buono la tecnologia che stiamo creando. Sì, io sto ancora aspettando per le cryptocurrency questo servire a qualcosa di buono l'utilizzo del blockchain. Resto in attesa. Blockchain, il problema, la soluzione in cerca di un problema. È la soluzione, bravissimo. Production status across plants and resolve issues in real time, yielding a 20% throughput increase. Our mRNA prediction algorithm yielded 20,000 more vaccine doses per batch. Imagine the lives impacted. To give you an idea of the scale, prior to COVID, Pfizer produced 220 million vaccine doses in total and scaled to 4 billion of Comirnaty in 2022. This is now at the heart of how our plants operate, and we're applying these innovations to our other medicines and vaccines. More recently, AWS helped us apply AI to generate alerts about potential supply chain disruptions, prompting us to reroute shipments to continue delivering medicines to clinical trial sites ahead of Hurricane Ian's landfall. Digital and AI make it possible for Pfizer to bring medicines to patients around the globe faster than ever before. Now, let's look at what's next. As you heard, Pfizer has been harnessing AI to drive innovation and productivity on a global scale. More recently, we are leveraging generative AI. Questo è il cost saving, quindi l'annual revenue non si sa se questo è saving, quanto spendono. Beh, ma il mio docente di elettronica generale mi aveva insegnato che il cost saving può essere usato come leva per aumentare poi l'income, il fatturato, quindi è la chiave magica di ogni azienda il cost saving. Means we can select the best tools for use cases in R&D, manufacturing, marketing, and more, enabling Pfizer and AWS to prototype 17 different use cases in a matter of weeks. AI and generative AI will help us identify new oncology targets, a process that is largely manual today. With AI, we can search and collate relevant data and scientific content from many more sources in a fraction of the time. And algorithms generate and validate potential targets to improve our scientific success. Non ricordo se fosse la prima o la seconda edizione della AI Conf che facemmo nel 2019 o 2020, non ricordo, 2019 direi. Avemmo con noi un data scientist, ricercatore dell'ospedale di San Raffaele, che ci fece vedere come stavano facendo training di modelli per fare data augmentation, per dire da una risonanza magnetica o una radiografia fatta con una quantità inferiore di segnale emessa, facendo data augmentation aumentiamo la definizione del risultato prodotto e quindi siamo in grado di indagare con lo stesso livello di precisione avendo bombardato meno il corpo del paziente. Era un lavoro che stavano facendo, sarei curioso di reinvitarlo per sapere a che punto siamo arrivati, però è per dire che queste sono cose che fanno la differenza. Quando fanno la differenza. Secondo voi AI a cosa serve? Non devo lanciare i razzi sulla luna. AI può servire a salvare può la servire. vita.
Assolutamente. 1 out of every 6 people on the planet are impacted by Pfizer. I mean, that is just so impressive, so impressive. Lydia, it means so much to us, honestly, that you've trusted AWS to help deliver all these capabilities, these breakthroughs that are changing people's lives. Thank you very much. And thank you, Adam. AWS has just been an amazing partner. Thank you. We look forward to more. Thank you, everybody. Molto, come si dice in italiano, informal questa cosa, cioè CEO di Pfizer con jeans, t-shirt e via. Ma va bene, ragazzi. No, assolutamente. Cioè, io tatuato con t-shirt non parlo. Assolutamente. And that there's a large skill gap that's got to be closed. So generative AI is, of course, the next incredibly exciting new opportunity, but it's only going to add to that gap. And so we're investing to help provide the cloud skills that are going to be needed across the world for years. Comunque GenAI credo che nel mondo IT stia un pochino rivalutando tutta la parte di consulting, perché ci saranno 800.000 nuove opportunità per tutti i partner, per sviluppare software, per sviluppare API e quant'altro. Quindi anche questa parte va considerata. D'accordo. Per certi versi è anche un potenziale, non dico reset, ma sicuramente abilitatore per nuovi player. Per nuovi player, perché il venditore di fuffa non può diventare l'esperto di sviluppo GenAI, perché no, mi dispiace, ma qui si parla di cose un po' più complicate. Però sì, quindi ci aspettiamo sul mercato IT un demand di profili con knowledge di GenAI per chi ascolta e vuole un attimino guardarsi intorno. My name is Olympia Tieno. Without the AWS AI and ML scholarship, I wouldn't have been able to develop my own questions, know what tools are available to solve them. The Nano degree has definitely unlocked my interest in AI. I constantly try to go out there and talk to girls who are confused about what to do in life. In Kenya, due to crop diseases, the rate at which the yields have been dropping is devastating. Per So my colleagues chi è and I have made a neolaureato, mobile il application nostro programma with Tech AI Youth che abbiamo comment appena prevent the annunciato, spread. ogni anno esce, Francesco che si è I collegato was able prima to go ha through the partecipato, program. quindi per i I neolaureati now noi abbiamo il know programma that Tech I EU am che offre capable questo, of quindi doing well segui in this field. una serie di training pagato e poi diventi un Associate SA, un Associate Solution Architect e poi iniziare a lavorare per AWS. È uscito un paio di settimane fa, ci sono 9 posizioni aperte in tutti gli AWS. In Italia c'è Roma e Milano per chi fosse interessato. Poi dacci un link, lo metto nelle note dell'episodio. Certo. There we go. To both of you, I'm so proud, really proud of what you guys have done. And I just really hope the reInvent this week is just a great experience for you. Thank you so much for letting us share your stories. And for everyone watching, we want to empower all of you to build and to have that kind of impact. And we see a huge opportunity to help that by infusing generative AI into all of the systems that people are using into their daily lives. We believe that generative AI should help everyone at work seamlessly with helpful, relevant assistance, whether or not you know the first thing about foundation models, RAG, or any of the rest. And that brings us to the top of the stack, the applications that you use are powered by generative AI, leveraging foundation models. E mi deve arrivare il mio Code Whisper, lo devi far vedere, cioè se no veramente transform virtually every customer experience that we know. It can pour through the nooks and crannies of a system and actually help you find data that you didn't even know existed and then help you put it to optimal use. It can generate insights that can save hours of manual work. And it can take projects that were slogs and make them a snap. Now, one important example is how generative AI can make the task of writing code radically faster. Voilà. So last year, alla fine ce l'abbiamo fatta. Code Whisperer, which helps you build generative AI, which helps you build applications, I should say, faster and more securely by generating code suggestions in near real time. Now, with Code Whisperer, developers use a natural language prompt and then receive accurate code suggestions in every popular IDE and for 15 of the most popular programming languages.
A Code Whisperer gives developers a powerful boost for general code examples. And of course, we made sure that it's great for providing specific suggestions for AWS code. Customers including Warner Music Group, the Bundesliga, and the Cigna Group have embraced Code Whisperer to accelerate their development capabilities. And Tata Consultancy Services, Accenture, and HCL Tech are making Io come Code serverless Whisperer lo uso available e devo thousands dire of che employees each. produttività alle stelle. Now, Kone, a global leader in the Per elevator uno and sviluppatore senior, diciamo che sono senior, uno sviluppatore senior, la velocità di produzione aumenta in maniera esponenziale. Allora, io ho difficoltà a dire, non ho ancora provato Code Whisperer, ma uso GitHub Copilot perché ce l'ho gratis come MVP. Assolutamente. Credo che siano simili, quindi hai visto. Ed è incredibile come ti suggerisce un blocco, l'intenzione la comprende. La comprende. Tu accetti e poi correggi. Accetti e correggi. Velocità della luce. È impressionante. È impressionante. And the best place to find that context is inside of your internal API. Poi è chiaro che in mano al junior puoi far danni, però vabbè, si dà per scontato che ci sia una PR dietro il codice di un junior che allora, io ricordo può fare copy-paste da Stack Overflow, no? Cioè non cambia molto. Io ricordo una bellissima intervista, non mi ricordo quale dei grandi architect, senior programmer anni 90, perché è un'intervista su computer programming, la rivista di Infomedia. E chiesero a questa persona cosa pensasse dei tool RAD tipo Visual Basic 6 allora, cosa del genere, e Delphi. E lui disse, ne penso granché bene se viene usato da qualcuno che ha idea del codice che viene prodotto. Allora, io ho avuto una discussione con un auditor qualche giorno fa, perché mi chiedeva, ma come si può controllare l'utilizzo di Code Whisperer, per esempio, con un junior developer? E io, la mia risposta è stata, ma come puoi controllare che un junior developer non faccia copy-paste da Stack Overflow? Non puoi. Ah, certo. Cioè, non puoi, punto. Per questo esiste la PR su Git. Cioè, quello può essere un tuo controllo che metti davanti. Fammi vedere un attimo qua cosa hai scritto. And what the early providers in this space have done is really exciting and is genuinely super useful for consumers. But in a lot of ways, these applications don't really work at work. I mean, their general knowledge and their capabilities are great, but they don't know your company, they don't know your data, your customers, or your operations. And this limits how useful their suggestions can be. They also don't know much about who you are at work. They don't know your role, your preferences, what information you use, and what you do and don't have access to. So critically, other providers who've launched tools, they've launched them without data privacy and security capabilities that virtually every enterprise requires. And so many CIOs actually banned the use of a lot of these most popular chat assistants inside their organizations, and this has been well publicized. And just ask any chief information security officer or CISO, and they'll tell you, you can't really bolt on security after the fact and expect it to work as well. It's much, much better to build security into the fundamental design of the technology. So when we set out to build generative AI applications, we knew we had to address these gaps. Had to be built in from the very start. And that's why today I'm really proud and excited to announce Amazon Q, a new type of generative AI-powered assistant designed to work for you. Non ero corrente. Questa è nuova. Questo è... Q lets you answer questions quickly with natural language interactions. You can easily chat, generate content, take action. It's all informed by an understanding of your systems, your data repositories, your operations. And of course, we know how important rock-solid security and privacy are, so that Q understands and respects your existing identities, your roles, and your permissions. If a user does not have permission to access something without Q, they cannot access it with Q either.
And we've designed Q to meet enterprise requirements, enterprise customers' stringent requirements from day one. And we never want business customers' content. We're never going to use that content for Q to train underlying models. Compliance. I really believe this is going to be transformative. We want lots of different kinds of people who do lots of different kinds of work to benefit from Amazon Q. Now, as you might expect, we want Q to help developers and builders be more efficient, more knowledgeable, and more proficient. So for starters, Amazon Q is your expert assistant for building on AWS. Now, to supercharge work for developers and IT pros, we've trained Amazon Q on 17 years worth of AWS knowledge, so it can transform the way you think, optimize, and operate applications on AWS. Di data, And we sicuro. put Amazon Q where you work. So it's ready to assist you in the AWS Management Console and documentation, in your IDE via Code Whisperer, and in your team chat rooms like Slack. You can chat with AWS Q to explore AWS capabilities, learn unfamiliar technologies, architect solutions. It's an expert in AWS well-architected patterns, best practices, and solution implementations. For example, you could ask Amazon Q, how do I build a web application with AWS? What are my options? It's going to answer with a list of potential services that you could use. Such Beh, as qui Amplify, andiamo nel competitor, non faccio nomi, ma chi l'ha usato capisce dove vado. narrow down your options through natural Dark language. mode di un altro Which of these tool. preferred if my app is only Interessantissima run questa for a cosa. few seconds and only has very infrequent traffic. Lambda. Amazon Q is going to take your requirements into consideration and is going to provide you with the best possible recommendations. And once you've chosen a service, you can ask Amazon Q, how do I get started? And Q is going to give you step-by-step instructions for configuring the solution, plus links to relevant information, to documentation, and so on. And this is just the beginning of how Amazon Q is going to help you. La mia with your prima work. domanda, For example, magari you me lo sono encounter an error perso, with Lambda in the console. ma è You just lo troverò press the nelle AWS troubleshoot with console Amazon ed è Q qualcosa che button. pago And Q is going to research the error and it's going to oppure suggest how to fix it. è marketing, è un costo Amazon Q can marketing also e troubleshoot quindi your network sarà connections. Allora, They can analyze your gratuitamente? end-to-end network che io configuration. sappia, l'unica cosa che tu non paghi è Code Whisper It's a Standard, huge dove il saving. tuo codice Now, contribuisce what al else can you modello. help us with? Code Whisper How about Professional choosing lo the output paghi, using dove Q tu instance? Certo. non So you can condividi il just codice tell che Q studi. about your Quindi workload, deduco get an che se accurate, dietro questo quick, c'è Bedrock, nominal instance type lo record. paghi, perché le Bedrock For example, API which costano EC2 instance types qualcosa. provide the highest Certo. performance for video encoding and transcoding workloads supporting gaming use cases? And you get your Poi recommendation. bisogna vedere loro dove vogliono mettersi This come is all very competitor, cool. We perché expect that ChatGPT Amazon fa Q is questa going to cosa, save non lo customers paghi. so much time in architecting, Io in su troubleshooting, ChatGPT dico and come optimizing faccio your work. un sito web su That's not AWS, mi all dà. Q can do for you. Sì, Amazon Q is con also going to be in the IDE for usando la developers. 3.5 If you're del unfamiliar with modello the e code in non the la IDE, 4, non Esatto. la you're going 4.5. to La 4 la dig devi in how pagare. a specific function Esatto. works. Amazon Q in Code Whisperer is going to help you get up to speed by using its deep knowledge of AWS and its understanding of your code bases. So you need to add tests. Just ask Q and it's going to automatically generate the tests for you. And this is going to make a huge difference for developers. But we knew we could do even more to help you build even faster. For example, think about everything that goes into building a new feature. You have to understand requirements, think through design, write all the code, add tests, document the code, and so on. And a file could span hundreds to even thousands of lines of code, and this is a daunting task. If you're using Amazon Code Whisperer, it's going to generate chunks of new code for you, which is a real time saver. But that still leaves all the rest. So this sounds like a job for Amazon Q. Specifically, Q's feature development capability, which is going to automate the multi-step development Il task. next level del no code, low code. So instead of all that work, now you just Scrivo write a io il prompt, code. and Q is going to use its expertise, enriched with an understanding of your project code, and it's going to do all the heavy lifting for you. So Amazon Q will create the draft plan, which you can then collaborate and iteratively improve using natural language chat till it's polished and ready to go. Lo sto metabolizzando, Ho Sì. dei... Però è vero che sono 40 anni che stiamo provando, nel suo termine, a non dico togliere di mezzo gli sviluppatori, ma No, provare no. a rendere Ottimizzare.
o This ridurre la feature is dipendenza da available una today in risorsa Amazon molto Code Catalyst, scarsa, will ecco. soon be fully available in the IT. Non Questo è vero. You will professionalmente, not currently find an quantitativamente. AI assistant from another No, major no, ma è cloud provider vero. that can do this for you today. But we're not done yet. Let's keep going. We know that developers spend a lot of time slogging through the muck that comes with maintenance and upgrades. Maintenance and upgrades, big deal, right? So take language version upgrades, for example. How many of you are using older versions of Java because it's going to take months or even years to upgrade? Hands? Oh yeah, a lot of them. So migrations are inevitably come with a lot of nuance and edge cases. And so you end up spending a ton of time writing and rewriting the code over and over again and trying to get it to compile and work. And sometimes these programs take so long that it feels like you're in a migration infinity loop. Ma il problema qui è legato a framework, perché upgrade.NET dove hai queste problematiche, a meno che non fai il salto su core, and it means much non me worse, le it can also ricordo. open you up to potential security vulnerabilities. And that's why we built into Amazon Q code transformation, which helps you with upgrades to transform code in a fraction of the time that it takes today. All a developer has to do. Mi chiedo se ci sia la funzionalità del scrivimi questa funzione Python in Node.js, perché è una domanda che i clienti mi fanno in maniera ricorrente, tantissimo sulle lambda, team che ha costruito le lambda in Python, azienda di consulenza, team interno che parla TypeScript e quindi vogliono convertire il tutto. The results are stunning. So with Amazon Q transformation, a very small team of Amazon developers successfully upgraded 1,000 applications from Java 8 to Java 17 in just 2 days. Now I'm going to say that again. Era proprio quello che ti stavo per dire, che non seguo attentamente Java da un po', ma mi risulta che ci sia una frattura importante tra la 8 e la 9, e quindi molte aziende hanno lasciato i progetti sulla 8 per non affrontare quel... ma poi a un certo punto la 8 sui nuovi sistemi operativi ti gira, e quello penso che si arrivi a un punto di... è un po' come il .NET 2.0, cioè credo a un certo punto quello o ci fai qualcosa o non gira più. Questa code transformation, se faceste un da VB6 a una qualunque cosa che giri su framework.net nel finance, fate sfracelli. Assolutamente. There's so much information spread across your organization's documents, all of your data, all of your applications. And people Fammi vedere un po' se lo vedo questo Amazon Q. To find the information that they need to then transform it into making decisions and taking actions and doing that fast enough to stay competitive. Finding relevant information, making recommendations, taking action. That sounds familiar, right? Yep. Amazon Q is also your business expert. Q has connections to over 40 popular enterprise systems, so employees across the organization can ask complex questions and get detailed, accurate, nuanced answers that are relevant to their role at work. And again, Q is secure and private. It respects your existing roles and the permissions that are granted uniquely to each user. We're really excited about this. And I actually wanted to show you just a little bit of Amazon Q. No, questo è nuovissimo, non lo vedo ancora interno, quindi questo è proprio... AWS's own Dr. Matt Wood to the stage. Penso che adesso annuncerà la data di release di questa cosa. Thanks, Adam, and good morning, everyone. I'm excited to give you a first look at Amazon Q, a new type of AI assistant designed to be an expert in your business. With Amazon Q, you can get quick, accurate, relevant answers to your most pressing business questions, all delivered securely and privately. Getting started with Q is simple and takes just 3 steps. First, you configure Amazon Q by connecting and customizing Q with details of your own organization. Q connects to existing data sources like S3, Salesforce, Microsoft, Google, Slack, and more, supporting over 40 popular business applications and services right out of the box.
Once connected, Amazon Q starts indexing all of your data and content, learning everything there is to know about your business. This includes understanding the core concepts, product names, organization structure, all the details that make your business unique. As well as indexing the data from these sources, Q also uses generative AI to understand and capture the semantic information which makes your business unique. This additional semantic information is captured as vector embeddings, allowing Q to provide highly relevant results which are tailored to your specific company and industry. Your data remains completely under your control at all times. Amazon Q never shares it externally or uses it to improve any of the underlying models. And that's it. Surprise, there is no step 3. Just open Amazon Q in your browser and away you go, with a fully customized, secure assistant who is an expert in your business. You communicate with Q through this friendly web application perché il mio designed for browser, every questo organization. è Q knows who you are and about your identity and role. And because Q understands your ChatGPT.amazon.com. business semantics, you can ask far more detailed, nuanced questions and get tailored answers faster than ever before. Usability, se guardi la UI, You can ask Q cioè, to analyze which product features customers are struggling with cioè and piccoli recommend dettagli, what to ma è uguale, As soon as no? you Hai, get hai into 4 it, widget, understanding your l'input question box. and preparing an Ma se answer. quello è Q diventato il starts gold by creating a set of standard, input prompts automatically. aspettativa, Q then fallo uses uguale, va bene all of the così. business context available Esatto. to find relevant data, information, and documents, and picks the best ones before combining everything together into a response, all in just a fraction of a second using the power of generative AI. Amazon Q remains faithful to your original sources, citing them in line so that you can validate the information easily. Q's experience might be magical, but there is no magical black box just giving you answers. You Poi can diciamo upload questo è new più Word orientato allo documents, CSVs, and other sviluppo su files on the AWS, fly non gli puoi to Q scrivere to incorporate mio into figlio ha la system, febbre, che letting him ask medicina gli questions do, come about fai su No, no, transaction ChatGPT. data, certo. which hasn't yet been added to any Ma corporate system. And direi che Amazon Q sarà was anche built la with sua privacy and forza, security in mind from the ground up. Sì, So sì. even if you were to seek perché mi information to which aspetto we che don't have abbia access, una Amazon Q respects your existing access qualità del controls, only returning risultato information you're authorized to see. Admins can also Sì, più superiore disable precisa. topics, Sì, filtering sì, out inappropriate questions and sicuramente. answers where necessary. Finally, Amazon Q can take actions on your behalf through a set of configurable plugins. As an Che è il example, problema if di you update, say, ChatGPT su your training SDK, priorities, perché Q can il automatically training di create tickets in ChatGPT è Jira, sulla SDK notify leaders in 2.0, Slack, noi and adesso siamo update sulla SDK dashboards in 3.0, ServiceNow. che specialmente in Q allows you to TypeScript inspect è actions completamente before they run, diversa. Quindi so il you can codice review them and Lambda add che additional ti dà information. And ChatGPT, quando after lo they metti run, sulla Q will Lambda link con to the l'ultimo results for Node.js, non va. So in summary, non va. Amazon Q Non va. brings AI Assistant into the business world, providing secure, relevant, and actionable guidance tailored entirely to your company. We can't wait for you to try Q and see how it will help your organization. With that, back to Adam. Thanks a lot. Ma vorrei il DNS di questo Q. Dacci il DNS così andiamo a provarlo. E invece non ha, cioè, ho That provato was anche a awesome. guardare, ma Amazon Q non, is going to make a No, huge difference. ho guardato dove Employees are si going può to love guardare Amazon. e non Going to help esce solve nulla. problems, discover and synthesize new Ma anche information. googlando ci sono solo So it's out of due monotonous tweet che non si chiamano più repetitive tweet, si tasks. chiamano due IT X, is giusto? going to love how all this comes with rigorous security and privacy. Now, I know at least a few of you out there are wondering, if Amazon Q can access my data, does that mean it can help with my business intelligence? And of course, the answer is a resounding yes. So we've been working for a while to make business intelligence more accessible to people without AI. questo sono We curioso. think anyone should be able to ask questions of their data using natural language. And so Amazon QuickSight, our ML-powered AI service, now has Amazon Q features built in. First, Amazon Q is going to help reduce the time that it takes business analysts to create dashboards and reports from hours down to minutes by letting them simply Posso dire una tell roba? Amazon Q what they want to visualize. For example, regional sales by product has a Sankey diagram. Voi Q comes mettete right back with that questa roba diagram. sopra i You can add it to vostri your dashboard with servizi ease. tipo You can QuickSight tell e cose Q to del further genere. refine the visual. Say you Microsoft want to change the chart mette to a vertical stack bar OpenAI chart sopra by Power month and BI, color-coded by region. Your prevedo wish is Q's command. delle notti With poco Q, you can get better divertenti per dashboards faster. tanti But even the ISV best dashboards che don't always vedono Guarda, funzioni di story. business intelligence. For example, you can ask Amazon Q, where did we have the highest sales? c'è And you get già a
tormento su questa cosa. C'è una grossa battaglia tra Power BI e QuickSight. No, certo, era proprio per dire che se entrambi i player grossi mettono GenAI sopra per rendere fruibile l'informazione tramite il linguaggio naturale. Io conosco un amico che ha fondato una startup esattamente su questo tipo di offering. No, ma è quello che dicevo prima. Secondo me GenAI sta proprio aprendo le porte a un nuovo settore IT dove i builders, quindi le startup di persone innovative come Andrea, per esempio, Certo. qui c'è un mondo di opportunità. And it's completely customizable. You can actually add more context to this section by asking Q to add a visual of the usage trend. And Q will generate a Mi short spiace per chi ha speso le notti su Kibana imparando a utilizzare le varie widget, perché cioè bye bye. Once we're happy with the story, we can securely share it. Però non era immaginabile sta roba, Amazon Q and QuickSight. Beh, io quando ho visto Copilot che generava il PowerPoint, no, ovvio, 10 anni fa il Kibana di quel momento era idem per Tableau ha inquinato ovunque, no? Now, a lot of organizations are looking for solutions that are targeted to horizontal use cases or credo che qui ci sia la parte etica da analizzare, dove tutte queste automazioni creeranno nuove figure professionali, ma le aziende eticamente dovranno riciclare, se posso usare questo termine, certo. le vecchie figure professionali. Il guru delle macro su Excel qua va riposizionato nell'utilizzatore di Amazon Q, per esempio, no? Delivering interactions that people remember for good and for bad. So getting this right really matters. Today, contact center agents spend a lot of time gathering information from E customers questo è stato uno degli annunci grossi del reInvent dell'anno scorso, se ricordo bene, o di 2 anni fa. No, forse, non ricordo, l'anno scorso 2 anni fa. But we knew we could make it even better for your agents and certainly for the customers waiting on the other Beh, end. l'anno scorso hanno pubblicato questa piattaforma utilizzata poi da Amazon internamente, questo CRM ERP. Ok, esatto. Questo era l'anno scorso. Directly inside of Amazon Connect to help them respond quickly to customer questions. Live chat with Q with fast answers is great, but what if you could make the call itself the prompt? Now, inside of Connect, Q is actually there on the calls, assisting with proposed responses, with suggested actions, with links to Quindi questa è la parte che a me piace in AWS, che è tutto un plugin di un'altra cosa. Quindi se tu sei come mentalità event driven, qui diventi veramente event driven, no? Perché hai i tuoi 200 servizi e in qualche modo li orchestri tutti. Ma sai, And for administrators, io sono notoriamente una persona event driven. Io continuo a dire che il mondo non è fatto a rettangoli, non è colpa di nessuno. Al mondo esistono gli eventi e non i rettangoli. Amazon Q Builder. La mia line manager dice che il mondo è asincrono, quindi da ciò si deduce che codice sincrono non può essere scritto. All engineered to offer assistance that remains faithful to the information that you Cari sviluppatori e care sviluppatrici with the in built-in ascolto, security and privacy nel mondo reale una fattura non la cancelli, la storni. E una volta che l'hai stornata è avvenuto qualcosa all'interno della contabilità e o la compensi con un ulteriore evento oppure hashtag stacce. Questa roba non è fatta di rettangoli, è fatta di eventi.
generative Sì. AI applications and capabilities that can be Beh, invented. comunque lui ha toccato i 3 layer All on qui AWS, built with our high bar del that gives you processo broad and IT, deep in un qualche capabilities, modo, no? choice, Partendo dall'hardware, enterprise poi dai readiness. servizi We're so e early in poi the la game. We're ciliegina, incredibly excited about what we're la going to be able parte to di do together. astrazione, si dice così, giusto? Now, Astrazione. there's one more thing that customers are Astrazione. going to need for any of Io this no, to ecco, work. l'italiano Data, mi your data. perdo. No Ma one non else ne has it. dubito, No vivere one else can do all'estero di exactly what you can. Your data is sicuro key to setting your ti fa organization apart. potenzialmente perdere And as qualcosa. we've Poi tu discussed, oramai è generative tanto AI che, È tanto, made è so dal relevant and 2000... when you tailor your È data. colpa di UG.NET, So perché io quando let's hear from a mi long-time sono approcciato a customer about how UG.NET nel they're using data to 2007 e create poi ho avuto first-class opportunità di experiences andare for their all'estero. customers. So please welcome to E the stage più mia moglie e mio Stefan figlio, Dora, mio figlio è italiano, ma CEO mia of moglie Connected no, Company, quindi BMW. lui parla italiano una volta al giorno. Mhm. BMW, avevo letto l'articolo, le nuove autovetture EV hanno tutto un meccanismo collegato poi alle API, sono molto event driven le macchine, la nuova serie di BMW, quindi tutto il sistema, e hanno anche un sistema simile alla Tesla dove tu paghi e hai il riscaldamento del sedile mensilmente, quando smetti Ah di sì, ho pagare quella letto. funzionalità ti viene tolta dal sistema operativo. Quindi le macchine sono full optional by default. Poi in base a quello che tu paghi hai il servizio abilitato. Beh, per quanto Una macchina controintuitivo SaaS. possa essere, ma farle tutte uguali potrebbe Costa causare meno. una diminuzione di costi, per la quale Assolutamente. abilitare poi dell'hardware che hai comunque dato, abilitarlo via software a subscription sia economicamente vantaggioso. Assolutamente. And use data by leveraging AWS cloud technology. Let me give you some examples. E loro, avevo letto, processano con IoT tantissimi dati. Built by BMW and AWS, hosts data from our connected vehicle fleet. Loro hanno tutti i segnali delle autovetture tramite i nostri servizi IoT che continuano ad arrivare poi nel loro Teams can build headquarter. the application and model as well as deploy updates and improvements. Together, we are exploring innovative use of machine learning, including Amazon SageMaker. This automated driving platform is by BMW is building the next generation of driving assistance system on AWS. This automated driving platform is capable to handle several hundred petabytes of data from our global test fleet. We are accelerating our development, simulating and validation process dramatically for our product launch in 2025. With our route-optimized charging services, we are providing real-time traffic calculation based on driving style, preference, traffic, or available charging stations, and many more. We also use Amazon technology like Alexa for our intelligent personal assistant and Fire TV to create unique customer experience inside the vehicle. Our connected vehicle AI platform is built on AWS and forms the backbone of the largest connected vehicle fleet. Ready for some more eye-opening stats? Let's dive in. Quindi una nuova 20 years ago, BMW introduced its first connected vehicle, and we've come quite a long way since then. Now, ecco, questo avevo letto, 110 terabyte di dati giornalieri. Over the last 3 years, we migrated the connected vehicle backend to AWS by utilizing the global presence of AWS. È tanta roba, 110 terabyte giornalieri. Worldwide, we are updating more than 6 million E dobbiamo vehicles cominciare over a the air porci il on a problema regular di basis. cosa vogliamo Those farci numbers nel are growing tempo, constantly. Assolutamente. perché non possiamo pensare di with over accumularli 1,000 per different sempre e microservices. tenerli. Dobbiamo Ultimately, darci delle we are regole. processing more than 110 Un anno a per day, 110 terabyte al remarkable giorno, reliability. Look at these numbers. non so cosa gli Almost costa. impressive. Anche su Ma Nestri io- Glacier, However, ma
costa With our new veramente product tanto. architecture, Io this number will recentemente ho triple tenuto in the un next 2 talk years. sulla Let's change perspective and sostenibilità take a look at a del couple mondo of IT numbers in the durante development phase. la Bravissimo. Sustainability Week della More Cloud than Native Computing 8,500 software Foundation. developers Hanno worldwide organizzato create first-class code un for sacco vehicle di and eventi infrastructure. The distribuiti BMW series worldwide. runs Io ho 7 tenuto un series runs on talk over 500 e million lines of c'era code. una Our ragazza, worldwide Valeria DevOps Salli, teams Stigna execute more than Platform, 110 magari software è builds anche every in day by ascolto using more oggi, than ha 60,000 tenuto un virtual bellissimo CPUs. talk To sulla keep up with our sostenibilità demand, we use AWS dal punto di services vista to scale up and ambientale accelerate dei development dati, whenever it is cioè necessary. del Sì, Let's mantenerli. take a deeper look at the development. Wow, Traditionally, ma noi abbiamo un BMW tool adesso comes from a che non hardware copre tutti i developer. servizi, però ti fa Every vedere developer quanto è has its sostenibile development il tuo work on a AWS physical test account. track. Ti fa vedere la CO2 Today, consumption. Ci we sono are alcuni using servizi innovative base dentro, technology perché non to è streamline semplice. our instantaneous development Però process. sì, abbiamo The new iniziato approach qualche anno allows fa. us to provide test ma functionalities concordo sul remotely to tema our e global infatti a Cloud development teams. Day, An example is using ripeto, Amazon pubblicheremo EC2 a for giorni virtual le development and registrazioni. Abbiamo testing avuto una in round order to table improve proprio cross-functional chiamata collaboration. IT and Our next step ESG, is to extend Mhm. this approach quindi to the fully Environment, virtual digital Sustainability and twin. Green. Now let's talk E about tra the i product panelist and some exciting feature avevamo we created for Davide our mini Bianchi, customers. che è il lead di un progetto On the open picture you can source see the mini che sta su interior. GitHub, che si chiama Green It's our way to Cube, che è emphasize un brand's operator typical per design. Take the impressive round OLED display per in our new stimare la mini family as produzione a perfect di example. CO2 equivalente. Speech is rapidly Qui in becoming Svizzera common in le aziende developing or enterprise, finance interacting e with non, vehicles. è uno dei We have a requisiti. long Quindi quando tu history li approcci integrating come Alexa cloud voice vendor, assistant. una However, delle prime cose this che ti year chiedono we è are come raising the posso bar. calcolare We will il mio use livello di Alexa technology sustainability to bring our passando al cloud. intelligent personal assistant to the next È level. veramente complesso come Now let's take a discorso, seat in the è back of estremamente our 7 complesso, series. soprattutto calcolare One of our l'ipotetica most exciting consumption features is the di BMW CO2. theater screen. It's the 30-inch screen Sì, with an però 8K la cosa resolution. It fondamentale, la is cosa importante è che spectacularly abbiamo integrated iniziato in a the car. porci il It problema. gives you a real Adesso, cinematic experience. adesso With Fire sbagliamo, TV, our miglioreremo customers nelle can stime, seamlessly enjoy their correggeremo il favorite tiro, series and movies. però It's our strong la cosa collaboration with importante è che sia AWS and comparsa la Amazon stella that polare. unlocks new Adesso, se non possibilities Certo. saremo and enable us to stupidi, think about the lo car in a seguiremo. new dimension. So one last thing to give you a glimpse into the future. A glimpse into the This is the future. BMW Allora, io ogni anno This seguo launched molto in TG2 Motori, io ogni anno 2025. vedo queste BMW glimpse in has the been future, always at the ma ad forefront of oggi non ne ho automotive ancora vista innovation. una in The strada, neue quindi Klasse will be a quantum leap in customer experience. It will take the driving experience to a new level. As you can see, the neue Klasse introduced a completely new interior. With the BMW Io panoramic spero vision, in we developed a new head-up auto display veramente Blade Runner self-driving. 3, un Blade pillar Runner to 3, pillar una macchina da Blade for Runner the 3 perfect driver questa. orientation and user experience. All of this emphasize, improve BMW is mastering data, accelerating the development process, and delivering best-in-class experience to the customer anywhere and anytime. Comunque, tornando su questo This is discorso, absolutely loro hanno exciting, 110 and all of this is terabyte di happening dati right che now. giornalmente vengono inviati su AWS AWS and the e BMW vengono Group are working processati. closely together to shape this future. Cioè, Thank c'è you all. dietro un Goodbye. Und lavoro auf Wiedersehen. mastodontico. È intuitivo, Cioè, basta pensare, io ho una EV built che ha comunque una eSIM incredible dentro, quindi sono sempre experiences collegato, creating però for sono your qui sulle consumers. Alpi This is amazing. svizzere. Ho Thank you. punti in Allora, cui la macchina non ha nessuna EV è connettività. auto elettrica per gli ascoltatori italiani. Ah, certo, auto elettrica. E, cioè, hai punti dove l'auto non ha internet e quindi io immagino loro con 20 milioni di macchine che a un certo punto mandano in bulk dati per 110 And one question I terabyte hear in from un customers giorno. frequently is, how should I think about data in a generative AI world? Well, the answer is that for generative AI, Sono your pacchetti data is minuscoli perché sono differentiated. dati IoT, quindi sono Now, tutti we've talked about segnali, customizations through Certo. Bedrock, però Code sono Whisperer, 110 customizations, terabyte. Amazon Q tailored for your business, and examples from Delta Airlines and Pfizer. All while adding context to your generative AI applications with your own data is absolutely critical to providing value. Now, in each of these examples, the data used to customize the application has to be up to date. It had to be complete.
and accurate. It had to be discoverable, and it had to be available when you needed it. So the first step in achieving all of this is to making sure your data is in the cloud. Now, generative AI is just one of many reasons that you want this. Having effective cloud-based data strategy is going to increase your insight, it's going to reduce your cost, and it's going to accelerate innovation. To understand this, just think about how many different issues there are to consider when trying to make the most of your data. Organizations have different types of data. It comes from different origins, and it comes at various scales and speeds. Different teams all across the organization are going to work with different data in many, many different types of ways. And then how you want to use this data is just as varied. You're storing it, you're powering your applications, you're analyzing it, you're generating predictions from it. There's no one tool or solution that can do it all unless you're willing to make sacrifices like performance, cost, or capabilities. But you don't want to make those sacrifices. So what you need is a comprehensive set of tools that accounts for the scale and the variety of this data and the many, many purposes for which you want to use it. You need to integrate it and combine all that data that's spread all over to create a better understanding of what's happening and predict what will happen. And of course, you need governance so that you can have the right balance of access and control every step of the way. You need it all. If you miss even one aspect, your ability to use that data is significantly hobbled. Comunque torniamo sul discorso fatto anni addietro, dove i dati sono la chiave di qualsiasi innovazione. Siamo sempre lì, the flexibility and the capabilities for your use case. Sarà retorico, però ripetiamolo un'altra volta. Cloud data services out there. Ma To start, we have Amazon S3, and customers use S3 la to make hundreds rivoluzione of è thousands stata of data quando lakes abbiamo where they avuto can bring structured data simultaneamente together with unstructured grandi data and make dataset all available for analytics e quindi and machine learning. finalmente grandi dataset We e also offer potenza di 8 calcolo relational per databases, including Amazon processarli. Aurora, the relational Perché database quando abbiamo service iniziato a built from the ground fare up for the cloud and machine still the learning, fastest abbiamo growing iniziato a service in farlo AWS su history. idee che erano degli anni We also have 50. 8 purpose-built Esatto. databases, Semplicemente non-relational erano databases, idee che including però Amazon non eravamo in DynamoDB, grado di which is used by mettere over 1 seriamente alla million prova perché developers, sorry, 1 million mancava ciò che customers for its serviva serverless per iniziare a single-digit provarci millisecond davvero. performance at any scale. E We also have soprattutto the broadest oggi la solution of governance dei analytic dati tools. diventa This includes proprio our data un warehouse punto service, chiave per Amazon le Redshift, aziende, which e delivers up senza to 6 quella or even 7 times better non price pensare performance neanche depending a on your AI workload di than qualsiasi other cloud tipo. data warehouses. We got Amazon EMR to easily run Spark and other big data workloads. An Amazon OpenSearch service with tens of thousands of active customers and hundreds of thousands of clusters under management, and that all processes trillions of requests per month. Mi interessa molto l'esempio che ha fatto prima del open source. Open source, per chi non lo conosce, è comunque un Elasticsearch engine su AWS in salsa SaaS. Quello, cioè io, grande fan di Elasticsearch, legato a un LLM. Mi casa tantissimo l'idea di avere finalmente un human readable motore di ricerca che capisca quello che sto chiedendo, non come Google che devo metterti le keyword, altrimenti mi tiri fuori i risultati tutti i trucchetti vari per avere quello che... eventuali operatori booleani. Esatto. Credo che tutti in passato abbiamo lavorato su un motore di ricerca full text con una UI intelligente che in un qualche modo poi faceva un parsing e metteva tutti questi doppi apici, and, or e quant'altro. They have to decide where to extract the data from, and it's often coming from multiple sources. Then they have to write code to transform the data and remove duplicates. They have to filter out outliers, retrieve sì, perché la data, differenza è proprio identify architetturale, cioè tra il costruire qualcosa che sia un linguaggio tipo HQL o una UI che alla fin fine produce un abstract tree, ok, un albero che rappresenta la query e poi l'albero viene eseguito. Al dire no, io non esiste l'albero, esiste la comprensione della richiesta
Esatto. diretta zero esecuzione. future. È proprio un And in this future, you can wave cambio goodbye to the radicale. Non boring, so se frustrating process of ETL. chi si Your è data is cimentato nello automatically scrivere un connected to provider the link source queue, and è un destination. famoso It's that bagno di easy. You sangue, get your no? data where you need Lo it, so, when you lo need it. cito perché so che tu l'hai fatto. Complex, brittle Cioè, è un bagno di processes. sangue, è un Really suicidio fare exciting. quella cosa lì. But is it real? Well, as a down payment, last Sì, year la we announced a fully strada managed che era zero ETL partita col integration query object di between Aurora, NSK MySQL, e and poi era Redshift. andato avanti, Esatto. avanti. Within seconds of data being written into Mi- Aurora, you quello can che vi chiedo reach è it to near architetturalmente cosa real-time succede. analytics Io do una with frase, petabytes of poi data. comunque Enable il this motore integration with just LLM la 3 clicks tokenizza, ma and poi zero da ETL lì a is trasformarla in incredibly query, useful. quella è la parte che mi interessa molto capire come, Now, this first zero ETL come viene integration is sviluppata. already done, but we want to deliver so much more. And so I'm really excited today to be announcing 3 more zero ETL integrations with Redshift. Let's get them all done at once. Aurora, Postgres, RDS from MySQL, and DynamoDB. These zero ETL integrations in Amazon Ecco, quindi Redshift con are all Redshift available in preview when? Today. ci si approccia un po' So al competitor yeah, database you don't con like a questi mug, nuovi do you? database. So that's 4 of our most popular relational and non-relational databases, together with the data warehouse that Ragazzi, che è best price successo che sta performance avendo without any of Postgre? the ETL. Postgres, migrazioni Fantastic. da Oracle, Remember, we're questo lo not done posso with this vision. dire, So Ma cioè anche la cost SQL saving Server, del where else 90%, will we be removing the pain of ETL? cost saving del Many of you 90%, vai need to use serverless, search on your transactional data E to voi con enhance the experience of your application. Babelfish, So, for example, if you have an Babelfish è uno dei you want to servizi provide che personalized proponiamo, l'altro è recommendations to Aurora the user, Postgres, you'd use oppure similarities hai for RDS transaction data that's going to be stored in your Postgres. database. Il So to vantaggio di do this, Aurora whether è you're che designing, you're building, fai you're managing scaling complex orizzontale, data perché è pipeline serverless. architectures from Quindi your database paghi to the search noccioline tutto il mese, quando hai picchi, bam. And tens of thousands of you are building those pipelines. Amazon I open source. costi a paragone Postgres, I Oracle, bet you can tell where we're going tu with devi it. metterci So today, l'hardware e le I'm really pleased licenze to Oracle unveil one che more sono zero diventate ETL parecchio integration. costose. I DynamoDB clienti arrivano zero ETL veramente a integration with risparmiare OpenSearch tantissimo. service, generally Proprio il available passaggio today. Oracle Postgres. quella abbiamo This new integration makes it so easy to Michele search DynamoDB che data with our dice che OpenSearch service. vede And it's Amazon just the Q nella first of these console. database E questo è il integrations to our deploy, è OpenSearch service rolling. that's going to help you do Stanno more. rollando il deploy. Ah, allora fammi riaprire So la our new zero console, ETL perché io ho la integration is mia bringing console ma non lo transactional data vedevo. and analytics together faster. And Vediamo, Grazie vediamo. Michele. customers are really excited about the idea of Ecco, a zero posso ETL. dire che chi apre la Certainly, console we're vedrà gonna il keep innovating. nuovo look and Now, we've feel. talked about all of the tools that you need and how you L'ho can appena have data notato where you need e lo without vedo. the ETL burden. Next, Posso anche we're gonna mettere uno empower screen people della mia across the console. organization to remove your Sulla data. destra ho un panel nuovo che si You want chiama them Amazon Q wallowing in Preview data, experimenting, e asking ho questions, una sparking input ideas. box You e wanna give people alcuni access. bottoncini dove posso There's one giocare. problem. Your data is incredibly valuable. Interessante. You want to grant access only to the right employees at the right time. You need to keep it safe and secure. So you also need Quindi è control. stata fatta una release Access, mentre control. Adam These are parlava, opposites, right? è stata fatta una No, silent you can't have it rollout. there. You must have both. And the key to making sure Complimenti that al your team. data is safe, is governed, has access, is governance. Creating visibility into your data and controlling who can access your data and when they can access it. With robust governance, you're going to give people access to the data they need and only that data. And when you know what data you have, you know where it is, you have guardrails and tools in place to safely unlock it, that builds confidence. And then people within the organization develop trust in the data. You actually empower innovation and experimentation rather than stifling it. And so to help you with governance, we developed Amazon Data Zone. Data Zone is a data management service that helps you catalog, discover, share, and govern data. Ma questo è un problema molto comune nell'ambito finance quando tu hai a che fare con un'azienda finanziaria multi-region, quindi in Italia, in Svizzera, in Germania, dove loro hanno il data lake, vogliono avere tutti i clienti, però il problema è che quei dati devono restare come governance nella nazione dove tu li puoi vedere, no? Però il data lake vuole avere tutto.
column descriptions. Non è semplice. Now, this No, helps per employees niente. find the data that they need. It's really important because if you don't know the data exists, the question of access and control becomes moot. But adding all this data, metadata, is tedious. It's a manual process. Well, no longer. We're making your cataloging even smarter. And today, I'm really pleased to announce a new capability that automatically suggests business descriptions to add context for your data set in just a few clicks. Customers simply choose a data set, and DataZone will use generative AI to create business descriptions for your data using our trained models, making it easier to understand. These descriptions can be reviewed and accepted, or even further clarified or edited for your exact preferences. DataZone is also going to provide recommendations for how to use your data. This is a huge, huge time saver. And this capability is going to help employees to find the right data for even faster insights. We're going to continue to innovate to help you use data governance to set your data free. Whatever you want to do in your business, you need an end-to-end data strategy that provides capabilities across the entire span of your data needs. Comunque una keynote da 2 ore e mezza, l'anno scorso era 2 ore. And you need your data to be Io governed immagino i dry run che abbia data is used fatto. in the right ways by only the right people. Un dry run lo fai sulla keynote, dai, diciamocela tutta. Poi magari tu, Andrea, i dry run non li fai più, io li faccio. Io li faccio sempre, almeno uno. In AI and across your business, it's amazing. Ammetto, non We've faccio talked dry a lot run. about reinvention. No, ma non dovevi dirlo, lo sapevo già, lo davo per scontato. Reinvention of all is yours. Faccio spoiler, via. Prossima puntata di Cloud Champions, quindi mercoledì 6, mercoledì prossimo, probabilmente la pubblico domani mattina o giovedì mattina, pubblico link alla live, perché sarà live e poi lasciamo il podcast, ma sarà proprio con Alex Casalboni. Cioè, è la puntata di Cloud Champions, la settimana dopo Reinvent, non fai la puntata con uno di quelli che ha preparato le keynote di Reinvent, certo che la fai. Bene, curioso di sapere. Francesco mi ha raccontato un po' la preparazione che c'è dietro. Lui ha una builder session e non è semplice. Ci sono tanti step. Comunque quest'anno è una keynote di cose nuove, dall'hardware ai servizi, è tutto developer experience. Sono contentissimo perché finalmente mi sento preso in considerazione. Le mie lamentele sono state ascoltate, ovviamente abbiamo una developer experience keynote. Devo mantenere sempre a bada la mia developer proudness, perché visto di diventare fastidioso, allora io, essendo tutto bianco, posso dirlo, è anche un fattore età, perché io penso di essere diventato più fastidioso ultimamente in generale. Mio figlio me lo fa notare spesso. È un X-Space in SaaS Amazon? Questo sarebbe proprio... Wow. I mean, Kuiper is a global high-speed satellite network that's going to provide coverages in places that have never had coverage before. I mean, imagine the power of delivering really hard to reach places, the ability to access the internet, the same speed, the same reliability. Qui entriamo in diretta competitor con Elon, con Starlink. Ok. Benefits to businesses and governments.
Qualcuno vada And su there are all X a sorts of vedere use cosa cases, sta like Ma renewable quell'altro, energies, avrà perché immediatamente bannato tutti gli data from account offshore wind X farms, di AWS. or first Cioè, come, responders who need come, fast, come... reliable connections during natural disasters, Oh. or organizations that are looking for connectivity backup in case of an unplanned outage. Kuiper's going to help to make all Mi chiedo of this possible. perché And entrare in AWS questo customers are already settore. planning for the opportunities that this opens up to connect to their facilities, their sensors, their data, their networks. It's going to be amazing for so many customers. But some customers, of course, don't want their data running over the forse public per internet. far And entrare as you know, security is traffico always our number direttamente one sulla priority. vostra So rete. today, I'm really excited to announce that in Proprio addition to off the public top of my internet head, da connectivity, caldo, Kuiper's also going to provide enterprise-ready Può private essere. connectivity services. And now you're going to be able to move data from virtually anywhere over private, secure connections. And as you use these connections with your data, you can use it inside of the AWS cloud too. And early adopters are going to be able to start testing in the second half of 2024. Beh, So we make big bets like these so that customers can Ma do come lo uso? what they couldn't Cioè, imagine before. avrò l'antennina come You Starlink? come on this journey with us because we're willing to take these kinds of audacious leaps. And the benefits have been enormous. The exciting challenge ahead of all of us this next year is to look closely at our work and to reimagine it, to reinvent it, to dream up experiences that were previously impossible and make them real. We are so excited to be your partner in this new world that we're building together. And I'm thrilled that we get to explore it all this week. This morning has been incredible. I want to thank all of my guests on stage today and thank you to everybody watching. Bene, ha Of course, thank you to chiuso the whole AWS team for working un so quarto d'ora hard. prima, credo si sia. ma con tutto quello che Cioè, hanno detto, 2 ore e un insomma, quarto di keynote, no, ma neanche Steve Now, Jobs alla the team does have presentazione one more little dell'iPhone surprise 1. up their collective sleeve. So I don't know if you remember at the very beginning, I mentioned Loudon Guitars in Ireland, but we actually have a Loudon guitar here from E our la friends camicia è in ancora Loudon. stirata. And we've Se invited a talented Preciso, guitarist, a preciso. longtime Cioè, AWS no. favorite, Zach appunto, Person, giusto prima to un play us problema out. di So we have got a voce, great conference here per for you qualche this Sì, week. minuto sì. Now let's get out Ha there. ha grippato un Reinvent. pochino, ha grippato. Thank you. non deve essere stato divertente per Take it away, lui. Zach. No. Non conosco il chitarrista né la canzone. Nemmeno io, ma direi che la parte più interessante. Bon Jovi. Allora, Questo è Dead or Alive. Wanted Dead or Alive. questa è Questo è Fast Car di Tracy Chapman. bravissimo. Tu sei una Wikipedia qua. Io in quello che ho speso in fumetti, vabbè, Nirvana, quello che ho speso in fumetti e dischi, se lo avete speso in altro. Ma ne hai tenuti tutti? Hai ancora tutto? Cioè, hai ancora tutti i vinili, CD? Ah. Scusatemi la parentesi macabra, ma io dico sempre quando sarà, se potete crematemi con addosso le Dr. Martens e una copia di Black Celebration dei Depeche. Il mio vinile 180 grammi. No, la musica grande amore. Vabbè, dai, allora speriamocela un po', qui teniamo un piccolo sottofondo. Beh, abbiamo visto veramente un viaggio full stack. Sì, io ho preso nota giusto perché poi, sai, al lavoro vuoi farti vedere preparato domani. No, scherzo, ho preso nota perché
Io l'unica cosa che ho notato è stato proprio il modo Amazonian di raccontare una storia, spiegare un problema, e da quel problema lui ti ha poi guidato in 12 anni circa, 11 anni di storia AWS, dove si è partiti col famoso bucket S3. Per chi non conoscesse la storia, in realtà AWS non esisteva, AWS era l'IT team di Amazon. A un certo punto poi hanno dovuto sviluppare servizi perché Amazon stava crescendo in maniera esponenziale, e S3 e le virtual machine S2 sono i primi due servizi. E da lì ci ha portato, mi ha sbalordito tantissimo, non tanto GenAI, perché a questo punto non mi aspetto più nulla da nessuno. Secondo me siamo arrivati a un punto dove l'innovazione ha raggiunto unlimited. Quindi mi aspetto Microsoft e quant'altri che vengano fuori con idee ancora più innovative. Mi ha stupito questa cosa di Nvidia che ha annunciato dei chip senza Un custom out of the design. blue, un custom design, quando, se non ricordo male, è uscita da poco, 1 o 2 settimane fa, con un altro announcement. Sì, Quello era pubblico. è uscito col design standard il 13 di novembre, che era Ecco. il mio compleanno, ma soprattutto il giorno del Cloud Day. Ah, e niente, qui cioè, Nvidia la fa da padrone, indiscutibile. Nvidia oramai la fa da padrone. Sì. Poi vabbè, questo Amazon Q, allora io nel frattempo in background l'ho provato perché io ho il mio account aperto e gli ho semplicemente detto in inglese: mi dici come posso creare una lambda che viene attivata quando metto un nuovo file all'interno di un bucket S3, e mi ha proprio listato tutti gli step e poi alla fine mi dà dei suggerimenti, alcune cose che dovrei controllare per questo tipo di... Allora, io spero che non venga sostituito al solution architect, perché innanzitutto no, non sarei disimpiegato, però il solution architect ha un'identità, ha una ragione di esistere, quindi questo è più un tool per probabilmente chi si approccia a AWS e non conosce AWS. Secondo me il learning gap è alto, perché io venivo da anni di Azure e imparare AWS non è una cosa che si fa in 2 giorni, è Beh, anche diverso perché gli approcci sono abbastanza differenti. sono abbastanza differenti. Tu come sviluppatore .NET su Azure ti siedi, cioè arrivi col tuo applicativo Ma .NET non è e... solo quello, è proprio l'abitudine il servizio mi connetto con, pensa ai cognitive services, prendi computer vision o Bravissimo, ottimo language e esempio. extract, ok? Ottimo esempio, ottimo Da una esempio. parte ti dà lo URL dell'endpoint, però ti dà anche la key, e quindi tu applicazione ti autentichi come Esatto, applicazione il tuo codice che si autentica al servizio, passi di esatto. qua e invece è il tuo servizio compute che sta ospitando il tuo codice che si autentica su E poi ti arriva un Textbox. evento dopo tu SNS, quindi tu ti devi orchestrare che dopo quel Textract ha processato i dati e quindi un'altra Quindi, lambda. esatto, Sì, cioè è è molto diverso. proprio, è diverso l'approccio, e quindi all'inizio confonde un po', ma è comprensibile. Ma questo è anche il motivo per cui AWS in alcune nazioni, restiamo generici, non prende piede, perché AWS è un'azienda per builders, no? Quindi se tu approcci una cultura non builders, la cultura del io voglio entrare nel negozio, prendo il prodotto nella scatola già pronto, lo uso, lì non riesce a impattare, no? Questa credo che sia la cosa che la differenzia poi da altre aziende. Tornando a noi, sono molto interessato a capire tutto questo discorso dell'automazione degli agent, e siccome tu proponevi questa idea del workshop, perché non fare un workshop su questi agent? Perché non lavorarci sopra, vedere un attimino cosa si può fare,
esempio proprio banale, una chat di supporto IT dove poi viene creato un ticket service now, per citarne uno, o Freshdesk che sia, in Sì? base all'input della persona che ti sta comunicando il problema. Ah, guarda, direi che abbiamo da Un parlarne esempio un di po' quelli... offline e da organizzare perché sì. Sembra interessante, bisogna capire la complessità per le aziende di utilizzare queste automazioni, perché poi sai, tu hai la demo con LLM, il modello che magari ha girato 2 mesi per essere pronto durante la demo, no? Tutte le automazioni event driven create dal team, poi bisogna capire quando si approccia l'azienda legacy, che è ancora l'applicativo VB6, perché esistono, cosa ci fai? Ho seguito la tua sessione la settimana scorsa, credo, su Delphi. Sì? Era interessante perché a me interessava proprio capire ma come lo metti Delphi su cloud se non usi una virtual machine, no? Al di fuori del cloud provider. Delphi serverless non lo fai. Esatto. E quello che mi interessa capire è come connetti poi questa tecnologia, questa modernizzazione del generative AI con le aziende, perché le aziende grosse, diciamoci la verità, non sono tantissime quelle che usano l'ultima versione di .NET o che hanno microservizi o che hanno applicativi event driven. Ah no, No, quelli che fanno il cloud migration sono quelli che hanno gli applicativi C++ di 15 anni fa con gigabyte di dati. ma da questo punto di vista consiglio a tutte e tutti di ascoltare le puntate con Stefano Mainetti, che è il responsabile scientifico dell'Osservatorio Cloud del Politecnico di Milano, e di Ileana Pavia, che è la Head of Cloud Services di Engineering di Hub. Engineering è un sistema integrator molto importante in Italia, perché su tutta la parte di qual è lo stato, chiamiamolo, di maturità della Esatto. cloud transformation e application modernization, cioè dell'application modernization in salsa cloud, sono 2 puntate molto, secondo me, È un bel significative. challenge, è un bel challenge, è un bel challenge. Io sono su un cliente con i miei colleghi da quando ho iniziato in AWS e hai proprio questo challenge perché il lift and shift per loro è più facile, loro hanno una serie di virtual machine, le prendono, le mettono su cloud, chiudo il data center e lì. Il problema è che quando fai quelle cose lì ti costano di più per Certo. ovvi motivi, perché la virtual machine su cloud non è stata pensata per girare 24 ore. No, chiaro. E non è solo questione di bolletta, ma anche di costo poi umano, perché quella roba, la VM te la devi mantenere tu, cioè patching, quindi è un duplice costo. Assolutamente. Assolutamente. E poi, vabbè, costa di più perché l'hardware che tu compri on-prem te lo tieni per quanti anni? 3 anni ipoteticamente, Certo. poi sono sempre 5 o 6, no? Prima che si rompe qualcosa. La VM la paghi mensilmente. Però mi interessa proprio questa parte qui perché io sono su un cliente che è un'azienda finanziaria, non facciamo nomi, e questa cosa del Gen AI, del machine learning per processare tutti i documenti finanziari, tutte queste cose qui, per loro è un salto di qualità nella produttività. Facciamo l'esempio dell'assicurazione. L'assicuratore riesce a prendersi in carico 10 polizze al giorno. Tu pensa, gli arriva il certificato medico, gli arriva la foto della macchina che ha fatto l'incidente, lui ne fa 10 al giorno, perché poverino, cioè, hai lo schermo, i vari fogli, la tastiera, quello fai. Tu metti lì dentro con Comprehend, Textrat, tutti i vari servizi di machine learning e ne fai 1 milione in 24 ore? Ipotetico, no? Quindi tu immaginati hai fatto l'incidente in macchina, domani ti arriva il rimborso, perché C'è una tu hai fatto l'invio dei startup, tuoi dati, bam, va c'è una bene. startup italiana che si chiama Insure con 2 O, quindi Insore,
Inshore, ok. che lavora proprio su questo fronte, cioè sull'uso della AI per Sì. accelerare i processi di pagamento, di risarcimento in caso di danno stradale, urto, e hanno sviluppato la loro tecnologia e la vendono anche a compagnie, cioè parte del loro modello di business è proprio nel lavorare in sinergia con compagnie, chiamiamole tradizionali, e c'è una puntata oramai sul podcast Cloud Champions. Oramai è passato almeno un anno, quindi le informazioni non saranno più aggiornate dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista della loro strategia, di cosa stanno provando a fare, sì, col loro CTO. Per cui la puntata è quella puntata Vito Arconzo. Questo sempre perché su Cloud Champions proviamo a dare un po' di angoli Beh, mi piace differenti. molto. Ci sono diversi podcast che ho visto, sono davvero interessanti. Quando ho visto quello su Derby, per me è stato wow, questo l'ho visto però e li guardo tendenzialmente in differita perché sono sempre orario d'ufficio. Apprezzo molto il fatto che siano registrati perché Sì, e uno. poi c'è anche la versione audio praticamente dappertutto, su Amazon Music, Spotify, Google Ho iniziato Podcast. a scoprire adesso con Mauro. Mauro ha il suo podcast l'ho trovato per caso credo che sia Spotify, lo replica lì. Ho iniziato a seguire tutte queste cose, quindi bene. Senti, direi che dopo 2 ore e 3 quarti È stata una bella maratona. è stata una bella Io, maratona. io sento qualcosa che arriva dalle cucine, quindi Bravo, probabilmente la vedi, signora si è attrezzata, sta facendo però qualcosa di buono. io esattamente lì volevo andare a parare, perché quasi quasi È andiamo tempo di tutti a cena. mangiare. Sì, diciamo che 7:30 è una cena milanese. Qui in Svizzera è già tempo loro cenano alle 6, quindi Sono è un post cena. stato a giugno un paio di giorni per una consulenza ad Interlaken, A Interlaken, sì. e sì, Cene prestino, alle alla sera 6, si mangia 6, presto, prestino, ma no, noi siamo rimasti mediterranei, quindi abbiamo gli orari mediterranei. Rigoroso. Bene, va mi ha fatto bene, molto piacere anche quest'anno, anche molto a me, bello. E tantissimo. speriamo che abbiamo anche intrattenuto chi ci ha visto. Ma credo di sì. E a questo punto offline cominciamo a parlare di workshop. Sì, e poi mando qualche link, magari io Sì? domani in realtà vengo a casa, vengo a Firenze per qualche giorno, faccio un break fino a domenica, però provo sicuramente domani a mandare un paio di link. Mi interessa mandarvi questo internship per chi si sta laureando, per chi si è laureato quest'anno, credo. C'è questa possibilità in AWS. E poi ovviamente le posizioni non sono tutte su Roma e Milano, ci sono Londra principalmente, però secondo me è un'esperienza che va provata. Metto il link, ci sono diverse posizioni Bene, aperte. Si grazie, chiama così lo Tech U, mettiamo. sì, è un'ottima idea secondo me. Perfetto. Tutti a Bene, pappa. Grazie buona Raffaele. serata, grazie ancora Andrea. Ciao ciao. Ciao.